Care amiche, cari amici della 4x4, cari amici anche che ci state seguendo sulla Tenda TV in diretta da Serravalle in questo momento, ci apprestiamo a raccontarvi un bel pomeriggio di sport e solidarietà. 4 atleti per 4 ore, la staffetta benefica organizzata dalla Scuola di Maratona di Vittorio Veneto che vi terrà e ci terrà compagnia per tutto questo pomeriggio. Andiamo subito con le immagini degli atleti che si stanno approssimando alla linea di partenza, perché sta per partire il giro di ricognizione, il giro di prova, al quale seguirà poi la partenza vera e propria della 4x4. Un evento benefico, come vi dicevo, un evento che tra poco vi daremo i numeri, vede la partecipazione di tanti amici della scuola di maratona, tanti atleti, ma anche tanti simpatizzanti che hanno deciso questo pomeriggio di essere qui a Serravalle. Continuiamo pure con le immagini, perché mi dicono che siamo pronti per partire con il giro di prova, il giro di ricognizione. Quindi 5, 4, 3, 2, 1, via al giro di prova di questa 4x4. Ecco quindi un saluto, anche se ci ritroveremo tra pochissimo qui in via Martiri, della Libertà, davanti al Teatro da Ponte, e appunto saremo qui per raccontarvi queste 4 ore. Io non sono da solo, anzi abbiamo anche un inviato che ci terrà compagnia con tante interviste nel corso di questo pomeriggio. Tra un po' lo vedrete anche. Io prego la regia di andare però sulle immagini che ci arrivano esattamente da Piazza Flaminio, perché grazie ai nostri potenti mezzi abbiamo la possibilità di vedere il lungo serpentone che sta percorrendo Piazza Flaminio. Vi racconto quello che sarà il percorso, appunto la partenza qui in Piazza Minucci e poi via Martiri della Libertà, Piazza Flaminio, via dei Battuti, la passerella lungo il Meschio, quindi Meschietti, e ancora Piazza Foro Boario e poi di nuovo per un pezzettino via Martiri. Passeranno sotto alla Torre dell'Orologio per poi salire in via Piai. A seguire scenderanno in via Roma, passeranno davanti al Museo del Cenedese, ancora un tratto di via Martiri e poi faranno ritorno qui in Piazza Minucci. Ecco, mentre vedete gli ultimi che stanno per appunto percorrere Piazza Flaminio, io chiedo al nostro inviato di posizionarsi lì in mezzo, così spieghiamo anche ai nostri telespettatori che cosa andremo a quali saranno le immagini che andremo a proporvi in questa giornata, perché avremo la possibilità di vedere da diverse angolazioni la fase del cambio che avrà luogo proprio qui in Piazza Minucci, e quindi direi che potremmo forse collegarci con il nostro inviato d'eccezione, che è Alessandro Toffoli. Lo vedo stagliarsi in lontananza, quindi quando la regia è pronta, sperando che abbia aperto il suo microfono, andiamo subito a collegarci con lui. Alessandro, ci sei? Sì, dovrei esserci. Buongiorno anche da parte mia, buon pomeriggio. Sì, sono inviato a 3 metri da te. Mi sì, non sottolineare questa cosa. Mi piace questa definizione. Io sono nel punto dove ci sarà il giro di boa. Come sappiamo, questa è una staffetta, quindi gli staffettisti si dovranno passare il testimone, che è il chip che misura la distanza e il tempo, e in questa curva, che non so se si riuscirà a interpretare nelle immagini essendo io basso sotto le transenne, ci sarà appunto il giro di boa col cambio dei chip, diciamo, del testimone. Mentre perché è possibile, non so se abbiamo già spiegato il regolamento, ma ci sarà la possibilità di cambiare anche ogni giro lo staffettista, oppure uno staffettista può percorrere più giri.
quindi ci sarà un diverso percorso qui nella zona in cui mi trovo in base al fatto se ci sarà il cambio di testimone oppure se l'atleta prosegue la sua corsa. Spero di essere stato chiaro come inviato. Molto molto chiaro. Ovviamente tu ti occuperai delle parti più sportive, più agonistiche. Qui siamo tutti sportivi. Siamo tutti sportivi e siamo tutti qui per fare della beneficenza. Poi tra pochissimo andremo a ricordare, anzi direi lo facciamo subito e lo faremo tante volte nel corso di questo nostro appuntamento del 14 settembre. Ricordiamo che così come nelle scorse edizioni della 4x4 il ricavato della manifestazione andrà alla casa Mater Dei e all'associazione La Porta Onlus, ma la novità di quest'anno è che parte del ricavato andrà anche al centro antiviolenza di Vittorio Veneto, quindi anche la staffetta 4x4 sostiene la lotta contro la violenza sulle donne e sui minori. Questo lo ripeteremo allo sfinimento in questo pomeriggio e dopo andremo a darvi anche delle note tecniche sia per quelli che sono i partecipanti sia anche per chi è venuto qui per godersi questa bella giornata. Continuiamo anche ad andare con le immagini che sono più belle sia del sottoscritto sia del nostro inviato, perché abbiamo questo scorcio di Piazza Flaminio che ci terrà compagnia nel corso di questo pomeriggio, così come rimbalzando abbiamo anche Via Martiri che appunto ospita questa edizione. Lo ricordo, le scorse edizioni si sono tenute in centro a Vittorio Veneto. Una delle novità di questa edizione 2019 è appunto lo spostamento a Serravalle, lo spostamento anche dalla domenica mattina al sabato pomeriggio. Federico, sì. Ti interrompo subito perché come vedi ho bloccato un'autorità. L'autorità è il presidente della scuola di maratona, organizzatore dell'evento, che ha appena fatto il giro. Allora tutto a posto sul circuito? Sì, abbiamo fatto il giro, tutto perfetto. L'organizzazione come sempre. Devi dirlo perché sei l'organizzatore. Va bene, dai. No, ringrazio veramente tutti i presenti perché ogni anno siete qua a dare il vostro contributo, quindi grazie ancora a tutti. Abbiamo scelto una location diversa e spero che questa sia affascinante come gente. Buona avventura e divertitevi e donate, grazie. Grazie a te, vai Fede. Allora, fermo qua. Allora, facciamo tutto in diretta. Vieni qui. Passiamo da una delle autorità che abbiamo appena sentito a un'altra autorità, Vittorio Buriola, sempre di Scuola di Maratona. Allora, tra pochissimo vedremo la partenza dei primi staffettisti, quindi i primi staffettisti possono già prepararsi. E chi avremo sulla linea di partenza proprio all'inizio? Vieni qui vicino a me. Allora, oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere che corre con il CRT Ivan Kudin, che è stato 3 volte campione della Sparta Atene e quindi un grande personaggio di gran cuore e di grande disponibilità. Molto bene, grazie, ci risentiamo tra poco. Continuiamo a vedere le immagini degli atleti che stanno facendo il loro ritorno appunto in Piazza Minucci, Via Martiri. Tra pochissimo andremo a raccontarvi le fasi della partenza. Sono le 15:53 in questo momento, quindi alle 16 spaccate andremo a dare il via alla staffetta 4 atleti per 4 ore. Se dici solidarietà, io ci sono, noi ci siamo, e la partecipazione anche quest'anno è molto numerosa. Continuiamo ad andare con le immagini. E adesso, siccome noi appunto i nostri telespettatori ci stanno seguendo da casa, ma qui siamo in diffusione anche sulla piazza, e questa è anche una novità di quest'anno, ci sono delle comunicazioni tecniche da dare agli staffettisti, soprattutto per quello che riguarda il cambio. Allora, come avete visto, il cambio avviene nella zona di fronte a Piazza Minucci, dove c'è la bandiera issata con i palloncini e lo striscione di Scuola di Maratona. Gli staffettisti che continuano, quindi quelli che continuano a correre senza cambio,
percorrono la boa e continuano verso nord. Per il cambio invece si entra a destra, ok? Dove ci sarà lo staffettista successivo a cui dovrà essere dato il chip, il quale poi partirà, girerà intorno alla boa e percorrerà il tratto di percorso di sua competenza. Ecco, molto bene, speriamo che loro abbiano capito. Io ripeterei. Sì, adesso aspettiamo un paio di minuti perché vediamo che la zona del 5 minuti, ci dicono 5 minuti alla partenza, la zona del cambio sta iniziando ad affollarsi e quindi ci apprestiamo a seguire le fasi appunto della partenza. Poi ci sarà modo, ovviamente anche in compagnia di Alessandro, che possono già venire. Allora, i primi staffettisti possono avvicinarsi alla linea di partenza. I primi staffettisti possono avvicinarsi. La linea di partenza è nei pressi dell'arco. Tanto la nostra regia televisiva continua a proporci alcune belle immagini di Serravalle, perché la cornice, i palazzi storici di Serravalle faranno appunto, ci accompagneranno nel corso di questo pomeriggio, ma intanto i primi staffettisti, 4 minuti alla partenza, intanto mi dicono, iniziamo a prepararci con le immagini sulla partenza e quindi i primi staffettisti si stanno preparando. Intanto ti faccio notare, Federico, che darà il via il vice sindaco che dopo svestirà i panni è dell'autorità. in conflitto di interessi e correrà, però io farei un invito, un giro almeno a farlo con la fascia, non sarebbe vediamo, si rovina la fascia. Uno solo. Dopo vediamo, ecco. La nostra regia ha prontamente inquadrato lo starter che è pronto a dare il via. Pochi minuti 3 minuti alla partenza, vedremo appunto partire i primi staffettisti e poi ce la racconteremo per ben 4 ore, quindi ci sarà modo di parlare di questa manifestazione fino allo sfinimento. Fino allo sfinimento. Avremo modo di raccontarvi tante belle cose, ma intanto in questa prima fase vogliamo concentrarci sulla partenza. Questi saranno i primi a partire. Ogni squadra è composta da 4 o 6 componenti e quindi comunque faranno i loro bei giri, insomma, ecco. Alessandro. Facendo un conto matematico, se corrono un'oretta a testa ne hanno da fare. Ecco. Hai detto, penso che sono circa un centinaio di staffette, quindi anche questo primo giro non sarà facile, soprattutto 2 minuti alla partenza, mi dicono. Non sarà facile il cambio se arriveranno ammassati. Comunque ricordiamo che il fine è benefico, non è strettamente agonistico, quindi auspichiamo che non ci sia l'assalto al momento del cambio. Certamente. Manca 1 minuto e mezzo. Il vice sindaco dovrebbe essere già in postazione. Con tanto di bandiera, ecco, mi chiedono dall'organizzazione. Nel momento in cui cambia l'atleta, ovviamente nel momento in cui c'è il cambio, dovete passarvi il chip, altrimenti il sistema non funziona. Poi avremo, ovviamente lo ricordiamo, non è una corsa competitiva, ma allo scoccare di ogni ora vi daremo quelli che sono i tempi dei vari gruppi. Meno di 1 minuto alla partenza e allora si stanno scaldando. Momenti, adesso definirli concitati magari è un po' eccessivo, però insomma
i vari atleti si stanno preparando, vedo tanti volti noti del vittoriese che poi prontamente andremo ad intervistare quando arriveranno qui strisciando. Prima che striscino. Prima che striscino. Attenzione perché mancano 20 secondi alla partenza. Il vice sindaco è pronto a dare il via e poi seguiremo appunto la fase, il serpentone partirà. Attenzione, siete tutti pronti? 5, 4, 3, 2, 1, via, parte! 4x4, 4 atleti per 4 ore, la staffetta di solidarietà organizzata dalla scuola di maratona di Vittorio Veneto. Un in bocca al lupo a tutti i partecipanti e quindi andremo a vivere insieme questo pomeriggio. Alessandro. Allora Federico, abbiamo 4 ore davanti, vediamo un po' cosa possiamo raccontare. La prima cosa che mi viene a raccontare è che non ho visto tutti quanti col chip ben visibile, spero che non l'abbiano nascosto. Perché poi quando è il momento del cambio diventa un problema. La cosa che mi incuriosisce è vedere se tutti non si fermeranno al primo giro ma punteranno subito a moltiplicare i propri giri. Ricordiamo che il regolamento prevede che gli atleti facciano uno o più giri a loro discrezione e quando decidono di cambiare passano il chip, che è il testimone, al proprio compagno. Le squadre sono composte, l'abbiamo detto, da 4 a 6 atleti, quindi mediamente un 40-50 minuti, un'ora ciascuno dovrà correre. Ecco, dicevo prima che la cornice di quest'anno, senza dubbio, dal punto di vista così anche delle immagini, è molto particolare perché abbiamo i palazzi storici di Serravalle che ci tengono compagnia e quindi ci accompagneranno nel corso di questo pomeriggio. Ecco la bellezza anche del racconto televisivo per chi ci sta guardando da casa e anche per coloro i quali ci stanno seguendo in diretta Facebook, è quello che abbiamo, grazie ai nostri potenti mezzi e grazie anche ai tecnici della Tenda TV, che inizio subito col ringraziare, abbiamo un occhio puntato direttamente da Piazza Flaminio, quindi un po' più distante dalla zona qui del cambio e dalla zona che ha ospitato la partenza pochi istanti fa, e quindi abbiamo la possibilità di vedere con lo sfondo del Museo del Cenedese, appunto dei palazzi che si affacciano su Piazza Flaminio, abbiamo la possibilità di vedere gli atleti transitare in quel luogo e cercheremo di giocare anche con la doppia immagine, alternando quella che è il segnale che vi giunge appunto qui dalla zona del cambio con la nostra postazione staccata in esterna. Avremo modo di appunto raccontare le realtà benefiche a cui va il ricavato della manifestazione. Dica. Mi sembri già in debito di ossigeno, No, ci mancherebbe. No, vedevo il cronometro, siamo già sui 2 minuti e 58, adesso scoccano i 3 minuti. Sarà curioso vedere se il ritmo si alzerà o si abbasserà nel corso del pomeriggio. Di sicuro non sarà facile capirlo perché il primo giro è facile col cronometro, poi diventerà un po' un problema. Come hai detto tu, dopo la prima ora faremo una prima classifica parziale, tornando a ripetere comunque che lo scopo non è agonistico ma è di beneficenza, quindi non si tratta di fare il volatone, però è chiaro che chi corre, non ho mai visto un atleta che non corre per arrivare uno, come Otello Salvador, che adesso si è messo la camicia e fa finta di fare il manager, ma vorrebbe essere anche lui in corsa. Ecco, intanto vediamo i primi che arrivano qui in via Martiri e si apprestano ad arrivare nella boa, appunto. Sentiamo i chip che iniziano a così dare il loro effetto sonoro e quindi da ora in avanti seguiremo questi atleti, questi simpatizzanti. Lo dicevamo anche prima, alcuni sono dei veri e propri atleti, altri sono magari coloro che corrono così per divertimento la domenica.
però l'importante quest'oggi era esserci soprattutto per la beneficenza. Ecco che si vede decisamente che la stragrande maggioranza degli atleti non si ferma dopo il primo giro, sono davvero pochi quelli che per questo primo giro si sono fermati, gli altri continuano imperterriti. Non so se è una scelta o una necessità, anche perché il cambio comunque è un momento delicato, con 100 staffette non è facile neanche trovare il proprio compagno di squadra. Ecco, allora, siccome le immagini si susseguiranno in questo modo per diverse ore, direi facciamo un po' una pausa nella nostra cronaca, lasciamo spazio ad un po' di musica e poi ci riorganizziamo perché appunto insieme anche all'ausilio di Alessandro andremo a raccontarvi nel dettaglio le 3 realtà che vanno a beneficiare del ricavato e andremo anche a elencare i vari componenti magari delle squadre. Ricordiamo già gli sponsor. Allora, gli sponsor di questa edizione sono Tecnosistemi Group, Continuano intanto Dersut, scusa Alessandro, Dersut Caffè, Banca Prealpi, San Biagio, Eliografia Lezier, Raviolo d'Oro, Diber Distribuzione Bevande, Mio Mio Run e Elettra. Continuano intanto i passaggi, come vedete molti atleti coraggiosi non si fermano dopo il primo giro. Vedete che anche il passo è diverso, c'è chi spinge, c'è chi va sul lungo, quindi rallenta un po' il ritmo, ce ne sarà davvero per tutti i gusti quest'oggi. Ricordiamo che le staffette sono oltre 100, alcune di queste hanno anche uno sponsor, complimenti a loro e complimenti agli sponsor. Vedete che lo spirito è quello giusto, gente che avversari, tra virgolette, che si battono il 5 mentre passano in via Martiri, incrociandosi prima e dopo la boa. Ricordiamo ancora il percorso dalla partenza qui di piazza Minucci sale verso piazza Flaminio, si gira a destra, si percorre la piazza, si gira ancora a destra lungo i Meschietti, si scende fino all'altezza dell'ospedale vecchio, si gira ancora a destra e si sale per via Piai. Questo è il punto sicuramente più ostico con questa salita e anche con l'acciottolato, anche se ci sono dei tratti più lisci, per poi ridiscendere all'altezza del Museo del Cenedese e poi appunto tornare alla partenza. La lunghezza è di circa 1 chilometro. Ecco, è ancora presto per dirlo, ma insomma a noi ci interessano anche queste cose. Alla fine ci sarà il pasta party in piazza Minucci. Parlare di pasta asciutta alle 4 del pomeriggio è un po' prematuro, però insomma ci sarà modo di riposarsi adeguatamente rimanendo qui in compagnia.
Allora abbiamo beccato qui dopo il primo giro percorso Sor Carmelita Follador, è la rappresentante della Mater Dei, che è una degli enti che, come abbiamo già detto e continueremo a dire, sono i destinatari della beneficenza di tutti voi che avete aderito a questa iniziativa. Ha fatto il primo giro. Allora, Sor Carmelita, intanto dal punto di vista, tra virgolette, sportivo, come ha visto questo giro? Molto bello e molto interessante, degli scorci mai visti e perciò ho gustato veramente il percorso. Finita la parentesi sportiva, parliamo di questo bel gesto di tutti questi uomini, donne, bambini, ragazzi, ce ne davvero di tutte le età, che passano un sabato pomeriggio per fare del bene agli altri. Veramente un grazie di cuore ai grandi, ai piccoli, agli organizzatori, a coloro che si sono prestati e che da ore sono qui a preparare perché possa andare alla meglio questo momento così bello. Un grazie di cuore a tutti e a tutti i partecipanti, perché è un'esperienza questa che veramente riempie il cuore e che rallegra il vedere tanta solidarietà. Esatto, anche perché, come si diceva prima, è una solidarietà dichiarata, cioè non è una cosa secondaria, questa è una gara nata per la solidarietà. È anche un bel evento che porta in piazza, sulle strade, tanta gente, che fa aggregazione, che di questi tempi non è scontata. Assolutamente no, e sono gli eventi diciamo più belli, proprio perché si vedono bambini, ragazzi, adulti, persone di tutte le età, e questo crea veramente la città è questa, e diciamo che questo riempie il cuore di forza anche per noi che operiamo in queste strutture, in queste opere, e ci fa sentire parte di una città che è viva davvero. Grazie a lei, grazie per quello che fate alla Mater Dei, in bocca al lupo. E ultima domanda, farà un altro giro? Vedremo. Comunque l'aspettiamo qui anche dopo. Grazie a Sor Carmelita e proseguiamo con i giri. In
Just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. It's me and you. Pulse speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna place it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension. Move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regret. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regret. Allora abbiamo qui Ivan Cao, lo riabbiamo. Allora intanto ti vedo col numero ma non sei sudato, hai corso? Mi sto ancora scaldando, dai. Sì, guarda che va bene che abbiamo 4 ore, ma insomma. Mi dicevi che c'è il dato ufficiale degli iscritti. Sì, abbiamo raggiunto 106 squadre, abbiamo superato i 500 atleti partecipanti, quindi siamo più che soddisfatti. Ascolta, tu quanti giri farai? Ma intanto giro un'oretta, dopo vediamo. No, sì, più preciso, perché un uomo della corsa come te non può dire un'oretta. 60 minuti si dice, e per numero quanti giri? 60 minuti, puntiamo 10 giri. Solo? Sì, dai, facciamo bastare. No, te li conto mentre passi. Ascolta, a parte le battute, mi pare un percorso che dai commenti che ho raccolto è gradito, anche se un po' ostico. Sì, è un percorso da prendere con calma, c'è uno strappetto unico, però lo strappetto è bello impegnativo, quindi... Per te no. Ma anche per me, dai, diciamo anche chi è abituato a fare dislivelli comunque è molto allenante, questo sicuramente. Ascolta, la discesa è ostica oppure si fa tranquilla, perché il fondo com'è? Sì, il fondo è perfetto, abbiamo una giornata ottima perché è asciutto, quindi anche sul ciotolato non ci sono assolutamente problemi. Dislivello, metri? È 50 metri a giro, se non sbaglio. 50 metri, beh insomma pensavo bene, comunque bene. Allora a che ora parti, che vengo a vederti partire? Io parto alla seconda ora, quindi fra mezz'oretta. Va bene, allora dopo, grazie a Ivan Cao. Abbiamo sentito quindi 107 gli equipaggi, sì scusate, 106 le staffette iscritte a questa quarta edizione della Le squadre, bravo. ci sono ancora, ci sono... Bene. Tra un po' torno. Bene, intanto come vedete chi ci segue, gli arrivi si sono allungati, chiaramente andando avanti col tempo le squadre seguono il proprio ritmo. Avrete visto, c'è gente che cammina, c'è gente che sprinta, c'è gente che guarda il proprio orologio, quindi vuole tenere un'andatura regolare. Ce n'è davvero per tutti i gusti, però tutti diversi nel correre, tutti uniti nello scopo. Qui si fa solidarietà.
Abbiamo sentito prima Suor Carmelita come rappresentante della Mater Dei, abbiamo un altro degli enti che appunto saranno destinatari della nostra e vostra solidarietà, Giusy Darè per la porta. Allora Giusy, intanto grazie di aver atteso perché devi partire. Parto, sì, parto anch'io. Hai già in mente quanti giri fare? Mezzo, credo mezzo. No, mezzo non si può. Ok, intanto comunque grazie e una parola come abbiamo detto con Suor Carmelita anche di ringraziamento, penso, per l'impegno di tutte queste persone che organizzano e tutte queste persone che vengono qui a correre per solidarietà. Indubbiamente un ringraziamento alla scuola di Maratona, perché dunque per il 4º anno, se non erro, ha organizzato questa staffetta di solidarietà e quindi dimostra una sensibilità non indifferente. Un ringraziamento chiaramente a tutti gli sponsor che hanno partecipato, a tutti gli staffettisti che corrono, che hanno deciso in una giornata così bella comunque di fare un'attività del genere con questo scopo così solidaristico, all'amministrazione comunale, perché comunque un po' di disagio si crea. Non è così semplice organizzare il dietro le quinte, magari non lo si conosce, ma... Esatto, non si vede, ma c'è. Il bello secondo me è anche il fatto che questa gente sa che fa solidarietà, non è solo che corre a una delle tante corse. Esattamente, perché anche gli altri anni in cui non siamo stati così graziati dal tempo c'era lo stesso tantissima gente e quindi significa che la gente proprio corre per questa finalità. Sì. Questo è un bene, è una cosa veramente straordinaria di questa manifestazione. Ultima cosa, io penso che correre sia quasi, fammi fare il poetico, sia quasi più facile, più leggero quando lo scopo è questo. Certo, allora... C'è chi fa fatica, chi ne fa meno. Esatto, c'è magari, ma in effetti il fatto di poter poi anche camminare, alleggerire il ritmo, dà la possibilità a chiunque di farlo. È bello comunque vedere quanta gente veramente risponde a questo tipo di iniziative, sì. Perfetto, grazie allora Giusy. Grazie a voi, allora parto. Parti, buona corsa, grazie anche alla porta ovviamente per quello che fate per i vostri ragazzi. E nel frattempo mi raggiunge, qui si va in diretta, giusto Mirko Andretta, regista, grandissimo, ecco, come sono guadagnato il primo piano così. Allora, Ivan, abbiamo chiamiamole classifiche, insomma, provvisorie dopo la prima mezz'ora, più o meno. Ecco, allora risulta, qui è facile, la prima classificata in parziale dopo la prima mezz'ora è Vittoria Atletica, che sono i ragazzi che compongono appunto la squadra di atletica vittoriese, conoscono bene le strade, ma soprattutto sono ragazzi allenati. La seconda, il CRT Cimavilla Running Team, e dopo abbiamo come terza la Porta Onlus Armede. quindi anche la Porta, oltre a essere destinatario, è anche una squadra che si sta comportando molto bene. Vado velocemente con le altre. Anche la Banca Prealpi al 4º posto, la Proloco Revine, e dopo 6 come noi, Vittoria Atletica la seconda squadra al 7º posto. Non vedo la scuola in maratona, Presidente. Ma siamo tutti inseriti nelle varie squadre, quindi avete evitato di rischiare. Assolutamente non abbiamo voluto, mettere il nostro nome, quindi abbiamo voluto fare proprio qualcosa di misto. Ok, dopo voglio anche i nomi dei componenti delle squadre se riusciamo. Se riusciamo a leggere, qui serve l'occhio buono, non ce la faccio neanche se mi impegno. Bene, grazie Ivan. Allora, questa la tengo io così dopo magari me le ricordo. Se mi dici dopo qualche nome te lo passo. Dai. Allora, dimmi il pettorale 84, tu che hai la vista buona. Allora, il pettorale 84, appunto abbiamo Vittoria Atletica 2, dove c'è Oliana Leonardo, Oliana Marco, Mognol Samuele. Serve un grande occhio e dito lungo. E dopo Gandin Christian. Bene, 2 fratelli mi sembra, Oliana e Gardin. Esatto. E un altro. Chi è l'altro? Oliana Marco mi hai detto e Oliana. Una Oliana e un'Uliana. Ok, comunque ricapitolando, Vittoria Atletica è la squadra 1 col pettorale 84 in testa dopo la prima mezz'ora. Il Cimavilla Running Team, la prima squadra col 52, e al terzo posto provvisorio la Porta Onlus Armede della squadra numero 2. Hanno percorso 7 giri.
queste prime 3, poi ci sono fino alla 20ª che hanno percorso 6 giri, poi a seguire tutte le altre. Grazie Ivan, ti chiediamo anche poi, prima che tu parta, di farci un altro aggiornamento. Facciamo una pausa di 1 minuto, mi dicono dalla regia. Allora, a proposito di... Dove sei? Sono qua dietro.
Sono qua dietro, eccomi qua. Mi ti senti nascondi? adesso? Perché ti Mi nascondi? nascondo. Allora, sono qui con Deborah Denardi, mi dice Otello che avete iscritto 9 squadre di mamme di scorsa, è vero? Sì, 6 mamme di corsa e 3 bodyguard. Sono i nostri bodyguard delle mamme di corsa. Ah, ok. E tu hai già corso? No. Ma corri. Corro, sì. Ma Obiettivo noi quanti giri? vorremmo vederle No, però le mamme di corsa. Adesso veniamo. Sì, ma venite No, qua davanti. Il mio obiettivo è continuare a correre, poi non ho Senza limiti. senza limiti. Vado. Quindi scusa, in totale quanti? Cioè, le squadre le abbiamo dette, ma in quante siete qui oggi? 9 per 4, proprio squadra. saremo una quarantina. Ah, complimenti. Ricordiamo in 2 parole quello che fate. Noi ci troviamo il martedì e il giovedì alle 18 al Marco Polo e corriamo insieme un'ora, chi corre, chi cammina, chi corre e cammina. È necessario essere mamme? No, non è necessario, infatti è mamme di corsa e non solo, tra parentesi, perché ci sono le mamme, ci sono le non mamme, le zie, ci sono i mariti, i fidanzati, e è un gruppo estremamente aperto. Perfetto, grazie Deborah e ci vediamo dopo. In bocca al lupo. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty up from the minute that I met you. Però portali qua, di lancio. Smoking outside, trying to get your attention. You make me nervous. In the corner of my best friend's sofa, you were getting buzzed on rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker. Allora, questi sono presidenti che corrono. Enrico Maset, presidente della Confartigianato, squadra numero 100. Ho apprezzato molto che sei stato il primo staffettista. Hai visto che sono partito per primo? Ma quanti giri hai fatto, Enrico? 4 giri. Beh, insomma, non male, però tu sei allenato, io ti vedo che ti alleni la sera. Dai, un pochino mi alleno, sì. Un po' alla volta, sai. E il percorso com'è? No, il percorso è bellissimo, stupendo, uno scenario eccezionale, d'altronde siamo a Serravalle, quindi tanta gente, un'organizzazione perfetta. Tante solidarietà e soprattutto quando si corre anche per dar a qualcuno la possibilità di migliorare la propria situazione. Grazie Enrico. Ascolta, sei partito, eri in gruppo assieme a Michele Paludetti, lo hai lasciato dietro o è andato via? No, lui corre di più ovviamente. Però qua non è arrivato ancora. No, dai, è passato prima, adesso sta aspettando il prossimo giro. Adesso vediamo. Grazie Enrico, complimenti, grazie. Complimenti a voi. Grazie a Enrico Maset, presidente, come dicevo, di Confartigianato, che ha fatto la sua squadra e sta continuando la sua performance. E intanto, Alessandro, ricordiamo appunto per chi magari si fosse messo all'ascolto solo in questo momento oppure ci avesse raggiunto attraverso i social nella nostra diretta che stiamo facendo su Facebook, che state vedendo 4 atleti per 4 ore, la staffetta di solidarietà organizzata da Scuola di Maratona di Vittorio Veneto, che appunto quest'anno ha tante novità al suo interno. Una tra tutte è la nuova location che quest'oggi va a ospitare la staffetta di solidarietà. Lo state vedendo appunto, se ci state seguendo in TV, i palazzi storici di Serravalle ci stanno facendo compagnia e quindi il percorso che poi cercheremo anche di mostrarvi, se Otello ce lo consente, ovviamente cercheremo anche di andare un po' a
spulciare lungo il percorso. Però ricordiamo, l'abbiamo detto più volte, staffetta di solidarietà, 3 sono le realtà del territorio vittoriese che andranno a beneficiare del ricavato della 4x4. La prima è l'associazione La Porta Onlus, l'altra è Casa Mater Dei e poi da quest'anno si è aggiunto, sempre nell'ambito comunque di donne, minori eccetera, il centro antiviolenza di Vittorio Veneto. Lo ricordiamo in occasione della Maratonina della Vittoria qualche mese fa, c'è stata un'importante sinergia con appunto il centro antiviolenza di Vittorio Veneto. Bene, questa sinergia si estende quest'oggi anche alla 4x4, la staffetta appunto di solidarietà. Abbiamo sentito alcune voci, altre le sentiremo anche nei prossimi minuti. Per esempio, Alessandro? Per esempio, chiedo di nuovo a Ivan Cao, anche se va in sovraesposizione, però vorrei cambiare ragionamento. Vorrei qua parlare, davanti. mettiti qua, se no non ci inquadrano. Volevo parlare della Maratonina. Mi hanno detto di dire, anzi di dire o di non dire che domani scade il nuovo termine per l'iscrizione agevolata. Esatto, diciamo, Allora, possiamo dirlo o non possiamo dirlo? diciamolo dai, così diamo la possibilità a tutti di iscriversi ancora a una cifra veramente abbordabile. Quindi entro domani sera sul portale potete approfittare di iscriversi alla 7ª edizione. Qua Che si svolgerà a data? il 15 marzo 2020. Anzi, se volete oggi al banchetto potete anche oggi iscriversi, quindi approfittate. L'edizione e il percorso è confermato quello splendido dell'anno scorso, quindi vi aspettiamo numerosi. Qua noi come organizzazione ci stiamo scaldando organizzando questi eventi, quindi più di così non sappiamo cosa offrirvi. Più di così potresti andare a correre, perché è la terza volta che parli e devi ancora partire. Ho già il fiatone a parlare senza correre. Grazie Ivan. Allora l'appuntamento è al... Che giorno di marzo? 15 marzo. Al 15 marzo del 2020 per la ennesima edizione della Maratonina della Vittoria. Federico, tu ti distrai con Otello perché vuoi fare vedere le immagini. Perché vogliamo alla corsa. portare i nostri telespettatori, se ci riusciamo, non è detto, però vorremmo portarli a spasso nel percorso. Ma allora appunto, prima io mi sono assentato, come hai visto, stai facendo... No, sei assentato da quando sei arrivato qua. Lasciamo stare. Lasciamo stare. Ok, adesso ci arriviamo, perché stiamo cercando di creare una camera mobile che ci consenta di portare i nostri telespettatori lungo il percorso. Ok, adesso ci siamo quasi. Intanto Otello vai lì in mezzo. Vediamo. Chissà, ce la Se ti faranno. perdi, Otello, se ti perdi telefono. Perché tra l'altro, caro Alessandro, adesso sei tu che non mi ascolti, caro Alessandro. Scusa. Ecco, stavo dicendo che per noi della Tenda TV, che siamo più sulla zona sud di Vittorio Veneto, non è facilissimo fare le dirette dalla zona nord. Però, insomma, parlando sottovoce... Ma guarda che in un mondo globale non puoi fare difficoltà da siamo, a Serravalle. Ce la stiamo facendo, ecco. Allora, noi adesso... Ecco qua, Otello, attenzione a cosa inquadri perché siamo già in onda. Abbiamo nella parte sinistra del vostro teleschermo, vedete il buon... la camera mobile. Adesso la nostra telecamera mobile farà tutto il giro, ok? Ci rivediamo tra un po'. Okay. Il prossimo step potrebbe essere quello di darlo a qualcuno che corre. Esatto. Tanto non è competitiva, quindi ecco, questa appunto lo vedete è Via Martiri. E adesso cercheremo, mentre nella parte destra del teleschermo continuiamo a vedere Piazza Flaminio, perché insomma a noi piace lasciare aperto questo scorcio, diciamo, su Piazza Flaminio. Ecco, vediamo Otello dove ci porterà e soprattutto se farà delle inquadrature fatte bene. Sì, volendo, se ancora ci sente, magari anche qualche passetto di corsa, se no ci vuole 4 ore. Non rischiamo, anche perché qui in quel di Serravalle
i cellulari non prendono proprio. Mi pare che pendi un po' per Ceneda, però. No, Perché già la seconda è solo perché battuta acida non si è serva. facilissimo realizzare quello che stiamo vabbè. facendo in questo momento. Ecco. Vabbè. Noi intanto ci stiamo amabilmente intrattenendo, ma tra 10 minuti sarà scaduta la prima ora di corsa e quindi tra un po' magari vedremo anche, ce ne sono già stati di cambi ovviamente, però vedremo chi rispetta le regole ferree e quindi farà il cambio allo scoccare della prima ora, cercheremo anche di intervistarlo. Intanto con Otello Salvador la nostra camera mobile sta per fare il suo ingresso in Piazza Flaminio. Questo è proprio il percorso che fanno gli atleti, ecco l'immagine come l'avevo chiamata prima, ho detto sfocata. Ho detto che avrebbe peggiorato la situazione. Vediamo anche degli atleti appunto che stanno vedi che sono furbi, dietro l'angolo rallentano. Perché non sa che è inquadrato. E non sanno, esatto, vedono uno con un telefonino e dicono Esatto. ma chissà. E invece lo sta mandando a tutto il mondo. Quindi stiamo in virtualmente streaming. attraversando Piazza Flaminio, proprio nel centro di Piazza Flaminio, ed ora appunto Otello si dirigerà lungo i Meschietti, via dei Battuti per la precisione. Ecco, passerà sotto, vedremo quando passerà sotto l'arco. Qui abbiamo un'altra panoramica. Chissà che guardi l'arco e non il cellulare, se no si Se stampa. no, altrimenti, con la fronte. esattamente. Adesso, cercheremo un attimo solo. Ecco qui. Intanto continuano i cambi. Adesso le squadre, come vedete, si sono molto allungate, ovviamente i ritmi sono completamente diversi. Dai sorrisi iniziali si comincia a vedere qualche riga di sudore, ma è assolutamente legittima e ancora più meritevole. Ecco, intanto ci scusiamo se ogni tanto in TV ci sono dei problemi tecnici, ma ovviamente abbiamo avuto qualche problema qualche istante fa che abbiamo cercato di risolvere e non sempre... Non sempre si risolve. Non sempre si risolve. Comunque Otello continua nel suo giro. A passo d'uomo, letteralmente. Poi nella replica diventerà tutto perfetto. Certo. Ecco, siamo proprio lungo i Meschietti in questo momento con le immagini che ci arrivano dalla postazione mobile. E quindi si continua a vedere il percorso che stanno compiendo gli atleti. Il percorso costeggerà l'ex ospedale di Serravalle, poi arriverà in zona Piazza Foro Boario per poi tornare verso la Torre dell'Orologio. Ma non anticipiamo, vediamo intanto diversi atleti che stanno correndo. L'immagine. Ecco, riparte. Addirittura all'indietro sta andando il nostro cameraman per farci vedere da una parte appunto il lungo meschio. Ricordiamo che sono 106 le squadre che oggi si cimentano in questa grande manifestazione di solidarietà, anzi superati i 500 iscritti, quindi un grande successo per il quale tutti quanti voi meritate un grande applauso.
Scusa disturbo. Vai, una cortesia, puoi dire che quelli che sono dentro le transenne lì, li abbiamo tolti apposta. Li ho portati di nuovo dentro, se non fanno il cambio. Allora, chi è dentro le transenne non può sostare in quella zona lì, dovete arretrare tutti quanti. Questa è una comunicazione di servizio per chi è proprio qui in piazza Minucci, dovete arretrare tutti. Chissà che nessuno a casa abbia una transenna, se no non sa dove Altrimenti andare. stanno saltando la transenna, ecco. Ecco, in questo momento siamo sulla passerella lungo il Meschio. Comunque posso dirti che non hai nessuna autorità, perché nessuno si è No, spostato. nessuno si è spostato di 1 millimetro. Ok. Tanto Allora, 4 minuti allo scadere della prima ora. Allora, il messaggio è che nella chicane a destra della boa bisogna stare solo, devono stare solo le persone che devono fare il cambio. Gli spettatori hanno 100.000 altri posti dove mettersi, altrimenti chi deve fare il cambio non riesce a entrare. Grazie. Intanto la nostra camera mobile si trova esattamente sui Meschietti, vedete il fiume Meschio a destra e la passerella in cui stanno correndo gli atleti a sinistra. Tra poco, comunicazione di servizio per chi è sul Trespolo qui davanti, bisognerà fare un giro in piazza Flaminio. Anzi, Ma se io telefono a Otello, no, cos'è che succede? Muore tutto, quindi. No? Vabbè. Otello continua a stare, è un posto che evidentemente gli piace particolarmente perché sta lì fermo, adesso si sta muovendo, probabilmente dubito che le nostre onde arrivino fin laggiù, però insomma si sta muovendo, vediamo la chiesetta sulla destra. San Giuseppe si chiama. Esatto. Esatto, Bravo. non lo sapevi se non l'avresti detto. No, ma sto controllando un po' troppe cose in questo frangente. Intanto mentre lui vediamo che continuano i passaggi qui nella zona del cambio, cerchiamo anche di vederli esatto con la doppia immagine. E intanto sulla sinistra del vostro teleschermo vedete appunto la zona di piazza Foro Boario. Anche qui ovviamente c'è da dire che l'organizzazione ha pensato un po' a tutto, quindi tutto il percorso comunque è ben segnato, ci sono i volontari di scuola di maratona. Qui siamo proprio in piazza Foro Boario, nella parte sempre sinistra del teleschermo, mentre a destra siamo sempre qui nel nostro quartier generale di piazza Minucci. Allora, nel frattempo stiamo per arrivare alla prima ora. Ricordo che l'unica classifica di cui siamo in possesso è quella dopo circa mezz'ora, che vedeva in testa una delle formazioni della Vittoria Atletica, quella col pettorale 84, davanti alla Cimavilla Running Team, la prima squadra, pettorale 52, e alla Porta Onlus di Sarmede, squadra numero 2, col pettorale 61. Solo queste tre formazioni avevano percorso 7 giri, tutti gli altri da 6 a meno. Tra pochi istanti, quando mancano 20 secondi allo scoccare della prima ora di gara, quindi Federico, comunicazione e servizi ne abbiamo ancora 3. Ne abbiamo ancora 3, esattamente. Allora sapremo una nuova classifica aggiornata. Esattamente. Allora tra 7 secondi più o meno abbiamo anche nella parte destra del teleschermo, ecco qui, sono le 17 in questo istante, quindi abbiamo oltrepassato la prima ora di questa 4x4. 4 atleti per 4 ore. Intanto il nostro inviato speciale sul campo ci sta continuando a far vedere piazza Foro Boario sulla sinistra del... Chissà che non si fermi a comprare il giornale. A comprare il giornale è molto facile. Adesso vedremo. Ovviamente
passerà sotto la torre dell'orologio, quindi a pochi metri qui dalla nostra postazione, ma sarebbe stato troppo facile tornare qui direttamente, ma il percorso si snoda lungo via Piai, quindi le antiche prigioni. Esatto, bravo. Ecco, che poi tu non dica che Dove io lo hai letto? non me ne intendo di Serravalle. Ecco. Dove lo hai letto? L'ho letto da qualche parte prima. E intanto appunto continua, quando è passata, siamo a un quarto della nostra diretta. Forse non so se li hai citati tu, ci sono anche gli amici di Diego. Sì, non che li ho citati, li abbiamo visti, li abbiamo sentiti applaudire. Applaudire, esattamente. Ecco, come si dice, in presa diretta è arrivata la seconda classifica. Ringraziamo anche TDS per il servizio di cronometraggio particolare che è chiamato a fare oggi. E dopo la prima ora di gara, la squadra della Vittoria Atletica si conferma in testa alla classifica provvisoria ed è l'unica squadra che ha percorso 14 giri. Mi viene da dire che va a un ritmo perfetto, perché dopo mezz'ora ne aveva percorsi 7 e dopo un'ora ne ha percorsi 14. Al secondo posto è stata avvicinata da una seconda squadra sempre di Vittoria Atletica. Questi ragazzi, ricordiamo che sono squadre di atletica che fanno il settore giovanile, sono al secondo posto e hanno percorso 13 giri. Al terzo posto Cimavilla Running Team, la squadra numero 1 che era prima sul podio. Al quarto posto 6 come noi, quinto posto il CRA della Banca Prealpi San Biagio e sesto posto la Porta Onlus Armede che prima era sul podio. Queste squadre dalla seconda alla sesta hanno percorso 13 giri, a seguire tutte le altre, quindi una sola squadra ha percorso 14 giri e 5 squadre hanno percorso 13 giri, a seguire ovviamente tutte le altre. Ecco, intanto un po' sgranate, ma continuano le nostre immagini del Prode Hotel Salvador, che munito di questa telecamera mobile ci sta facendo scoprire il percorso. È qui dietro, a pochi metri da noi, in linea d'aria, nella zona in cui c'è anche una salitina, possiamo dire, perché mentre si può dire, tutta la prima parte del circuito, del tracciato è in piano, poi subito dopo la torre dell'orologio nella curva a sinistra c'è un po' di salita. Ecco, come dicevo, le reti telefoniche qui non sono fantastiche, quindi in questo brulichio di puntini vedete che comunque ci sono degli atleti che stanno salendo. Alcuni arrancano, altri invece hanno un fare un po' più sprint. E il nostro arranca. Il nostro arranca, ovviamente, anzi si sta appoggiando al muro, secondo me, non so se chissà. Se barcolla andiamo a recuperare. Sì, certamente. Si sta catapultando all'indietro. Intanto noi continuiamo a mantenere la doppia immagine nel quadratino più piccolo a destra dell'inquadratura. Vedete gli atleti che stanno correndo qui davanti e stanno raggiungendo la boa qui in piazza Minucci, davanti a Palazzo Minucci De Carlo, mentre nella parte sinistra del teleschermo vi stiamo virtualmente portando a spasso lungo il percorso, lungo il tracciato. Allora mi dicono che il pettorale 44, c'è un pettorale 44 in piazza Flaminio che è stato perso, quindi sulla curva per i Meschietti in piazza Flaminio c'è il pettorale 44, chi l'avesse smarrito è lì. Adesso vedremo se... Federico, in presa diretta ho qui un componente, Leonardo Ogliana, della squadra della Vittoria Atletica. Siete in testa, avete percorso, vedilo anche tu, siete l'unica squadra che ha percorso 14 giri, invece voi della seconda squadra, Massimiliano, ecco, e voi siete al secondo posto con 13 giri. Allora Leonardo, intanto tu quanti giri hai percorso?
Io per ora 6 giri. 6 giri e sei partito per primo o sei uno staffettista? No, sono uno staffettista, sono partito per secondo. Ok, e com'è il percorso? Il percorso è impegnativo, la salita è abbastanza impegnativa. Ascolta, tu che disciplina fai normalmente con la vittoria atletica? Mezzo fondo, per cui 1500 e 3000 metri. Qualche cross? Sì, anche d'inverno, sì. Corsa in salita, in montagna invece no? No, io no, Massimiliano invece sì. Ma ascolta, ma spiegamelo allora sta cosa Massimiliano, lui fa il mezzo fondo, tu fai la corsa in montagna, però in vantaggio lui. Però dipende dalla squadra. Diciamo che io sto facendo più giri, facciamo più giri e invece loro ne fanno un po' meno, nel senso si alternano prima. Ho capito. Allora dici Leonardo gli altri componenti della tua squadra se te li ricordi. Allora, Samuele Mognol e Marco Uliana. Solo 3? Gli altri 2 non ci sono. Ah, quindi siete solo in 3. Beh, complimenti ancora di più, quindi tien duro perché dovrai correre del sicuro. E i vostri te li ricordi? Sì, anche noi siamo in 3 e siamo io, Marco Meneghel e Cao Francesco. Bene, allora ragazzi, andate a riposarvi perché dopo ce ne sarà ancora per voi e vi aspetto al traguardo. Grazie ragazzi, la vittoria atletica sugli scudi ha messo squadre da 3 atleti da soli, figuriamoci quanto bravi sono. Ecco, e mentre tu ti intrattenevi con i tuoi ospiti, tu ti distraevi. No, non mi distraevo. Intanto, secondo me, il regista stava facendo baruffa con qualcuno. Ma intanto il nostro Otello è passato dietro il teatro Lorenzo da Ponte, sempre e si è in fermato via al bar. Piai, e adesso ha scavallato, diciamo, e adesso sta scendendo. Quindi nella parte sempre sinistra del vostro teleschermo potete apprezzare le immagini che ci stanno arrivando. Cioè neanche in discesa non corre. Neanche Questo in è il discesa, dato. sì, no, è proprio così. Comunque dai, ci sta, sta rotolando. facendo apprezzare queste immagini che possono vedere i nostri telespettatori, mentre tra un po' io direi che i nostri amici che sono qui nella zona cambio faremo tra un po', perché non abbiamo la camera, ma farei una ola, tipo una cosa in modo che anche i nostri telespettatori a casa possano essere partecipi. Adesso sai che è pericolosa questa cosa qua, perché se non succede vuol dire che nessuno ti sta facciamo ascoltando. una figura barbina. Vabbè, non importa. Vabbè, allora intanto il segnale un po' ballerino del nostro Otello ci sta portando dietro il museo del Cenedese, quindi ultimi metri del percorso, l'abbiamo ripetuto, un po' di discesa da via Piai per poi sbucare in via Roma, fare pochi metri di via Roma, arrivare davanti al museo del Cenedese e poi tornando in via Martiri, lo vedete anche, ecco qui vedete sempre nella parte sinistra qualcuno che sta anche camminando. Aspetta Federico, io Sì? volevo approfittare per chiamare Ivan Cao se non è già partito, volevo proporgli una cosa, se non è già partito. Vediamo. Intanto volete dargli il ok, vabbè, intanto stiamo Forse è già partito però. Stiamo facendo il ritorno sempre con un po' di immagini squadrettanti, traballanti, ma insomma si capisce. In questo ultimo tratto, che è il tratto di via Martiri, la strada è divisa in due, quindi in una corsia si scende per raggiungere piazza Minucci, mentre dall'altra parte si sale e si continua così il giro. Ecco, in questo momento vedete in entrambe le porzioni del teleschermo le due zone di di via Martiri, e vedete in questo momento, anzi gli regaliamo anche proprio gli onori della, ecco, lo vedete in mezzo alla nostra inquadratura. Questo qui con questo affare in mano era il buon Otello che ci ha consentito Aspetta. di Otello, vedere queste daglielo a Ivan. belle immagini. Adesso arriva. Ivan, prendilo su. Adesso proveremo a fare una cosa Cambia che il secondo volo. me non funzionerà, ma Se cade il telefono non è colpa non mia. importa, esatto. Ivan, prendilo e tiralo dritto. Si gira da solo, tu segui la strada. Ecco, ovviamente adesso abbiamo un po' di ritardo e tra un po' andremo a vedere le immagini che ci arriveranno dal nostro dispositivo mobile.
Se arriveranno. Se mai arriveranno, perché abbiamo un ritardo degno di un collegamento con la Luna, credo. Però insomma, dai. ci proviamo, tra un po' ci proviamo. Ecco qui, ecco, questo è il momento, abbiamo un po' di differita, dai, chiamiamola così. Questo è il momento in cui in teoria c'è stato il cambio e adesso parte. esatto, e adesso Si parte. noterà un ritmo diverso rispetto al giro precedente. Esattamente, tutta un'altra cosa, ovviamente. Speriamo che inquadri oltre che, esatto, ecco, bravo. Speriamo che inquadri oltre che il pavimento anche qualcosa di Speriamo attorno. più che altro che guardi ogni tanto anche la strada, perché non vorrei fare un incidente. No, speriamo di no. Ecco, perdonate se l'immagine non è chiarissima, però vedete che il ritmo è decisamente più elevato rispetto a prima. Però prima abbiamo potuto apprezzare delle belle inquadrature, insomma, dai, non lamentiamoci. Ecco, qui si passa sotto l'arco. Se a un certo punto vedremo cadere rovinosamente l'inquadratura, sappiamo che dobbiamo comprare un telefono nuovo a Otello. Intanto vi ricordo che state seguendo 4x4, 4 atleti per 4 ore, la staffetta di solidarietà organizzata da Scuola di Maratona di Vittorio Veneto, e adesso abbiamo dato proprio questo testimone digitale che state vedendo nella parte sinistra del vostro teleschermo, proprio al presidente della Scuola di Maratona di Vittorio Veneto. Ecco qua, quindi sta entrando lungo i meschietti, sperando di non vedere anche un'inquadratura subacquea. Il prossimo giro gli prendo il tempo. Ok. Ecco, continua qui lungo i meschietti. Averlo saputo facevamo subito subito con lui, perché è più adrenalinica, vedi che è più adrenalinica questa Adesso cade, no, non è caduto. No, noi stiamo sempre scherzando, questo è ancora una volta il percorso, qui è Piazza Foro Boario a sinistra, mentre a destra continuano ad alternarsi le immagini sia di Piazza Flaminio sia di Piazza Minucci e Via Martiri, dove c'è la zona cambio. Colgo l'occasione ovviamente per ringraziare sia gli organizzatori della Scuola di Maratona, che hanno voluto quest'anno avere la nostra presenza, la presenza anche della tenda TV qui sul tracciato, per questa che è una diretta senza dubbio inedita, che va un po' anche ad aprire, se vogliamo, il palinsesto autunnale dopo la pausa estiva, che poi non c'è stata una vera e propria pausa, ma non importa. Anche qui vediamo un ritmo molto più sostenuto lungo la salita di Via Piai. Qui era la zona critica in cui prima il segnale era un po' ballerino, perché Adesso si è stabilizzato e sì che corre. Adesso corre, quindi forse prima andava troppo piano. Presa una volta, l'ha tenuta per sempre. Ecco, un po' di quadretti sempre lungo Via Piai. Ecco gli amici di Diego che ripassano. Ecco qui. Complimenti, bravi ragazzi. Continuano, bravi poi a tutti. andremo... E vanno sostenuti sicuramente. Innanzitutto anche sostenuti con l'applauso, poi andremo anche ad intervistarli. Intanto il nostro sta scendendo, il segnale che ci sta arrivando è nella parte in discesa di Via Piai, ha fatto proprio terra bruciata, non c'è più nessuno qua. Non c'è più nessuno, sempre... Eccolo qua, sta già arrivando, ma noi continuiamo a vedere le sue immagini che ci arrivano appunto in differita. E per evitare poi di rovinargli i tempi, perché deve concentrarsi sulle inquadrature, prendiamo al volo Ivan. Ecco qua, grazie Ivan, grazie. Ivan, adesso ti sto prendendo il tempo, quindi tira un po'. Ecco, mentre le immagini appunto che come vi dicevo ci arrivano un po' in differita, stanno in questo momento vedendo il momento dell'arrivo sotto l'arco qui in Piazza Minucci. Credo che a questo punto dovremo avere le immagini anche del giro. Ecco qua. Bene, direi che possiamo tornare con delle immagini un po' più nitide dal punto di vista della qualità, ma è stato bello vedere, fare questo tour virtuale.
Quindi sono le 17:15 in questo momento, 1:15. Ne abbiamo ancora per un bel po' in compagnia dei partecipanti della 4x4. Otello, ti sei divertito? Un mondo. Ecco, perfetto, perfetto. Adesso si compra l'attrezzo così Si quando vai compra, in macchina. tecnicamente detto Masnin. Stiamo tenendo il tempo del presidente Ivan Cao, dopo averlo tormentato con le nostre domande, adesso lo tormentiamo anche comunicando il suo tempo sul giro. Salutiamo Giuseppe Partata, grande, fa un altro giro, grande Beppi. Ecco, dicevo prima che appunto la scuola di maratona di Vittorio Veneto ha voluto quest'oggi avere questa novità che è la diretta TV. Anche per noi è stato è un esperimento. Veniamo dagli esperimenti che ti vedono protagonista, Alessandro, sia con l'Eroica l'anno scorso, sia qualche mese fa con la Maratonina della Vittoria. È un altro tipo ovviamente di competizione questa, anche perché non è una competizione. E tra poco inizieremo a regalarvi anche qualche primo piano degli atleti che partecipano a questa bella manifestazione. Intanto sono curioso di vedere Ivan quanto ci impiegherà sul giro, siamo a 2 minuti e 40. Mi hanno detto che dovrebbe farlo circa in 4 minuti e qualcosa, vediamo. Chi lo sa? Ricordiamo che dopo la prima ora di gara sono 2 squadre della Vittoria Atletica, composte tra l'altro abbiamo scoperto da 3 soli atleti che quindi dovranno sobbarcarsi più strada degli altri, ma sono ragazzi allenati, abituati a fare mezzo fondo, quindi per loro non sarà un problema, ma è bello questo derby tra amici per arrivare primo in questa che comunque è una grande testimonianza di beneficenza. Passa anche il presidente dello Sci Club o vicepresidente dello Sci Club Vittorio Veneto, Luca Bianca. Starà già pensando alla stagione invernale e questa è la presciistica benefica. Ecco, ora la nostra regia ci sta regalando un po' di primi piani dei partecipanti, come abbiamo detto prima. Siamo a 3 minuti e 52 per il presidente. Presidente. Intanto il vice sindaco l'abbiamo già perso e sta correndo, forse? Non so, non l'ho mai... Dopo volevamo farlo correre visto con la fascia. bandiera e la fascia. Ecco Ivan. Ivan scatta perché ti sto tenendo il tempo. E questo non è l'arrivo, è dopo l'arrivo. 6 a 4 e 31, 32. Vediamo. Dai, l'ultimo scatto, dai, forza. 4 e 41, ti prendo anche questo Ivan, voglio almeno 10 secondi di meno. Abbiamo anche l'ex assessore Denardi, l'abbiamo intravista nelle nostre inquadrature. Allora ricordiamo anche, eccoci qua, aspetta che tengo il tempo, intanto ci ha raggiunti una vecchia conoscenza dell'atletica leggera, vecchia, vieni, non era una cosa sgarbata. Hai fatto dall'ultima volta, sei diventata mamma di nuovo dall'ultima volta che ci siamo visti.
Adesso vediamo se la regia ci manda in onda. Eccoci qua, Valentina Bernasconi. Hai già corso? No, devo correre tra poco. Ascolta, da quanto è nato il tuo bambino o bambina? 4 mesi e mezzo, un bambino. Ok, ti stai già allenando? Sì, sto correndo per ora perché ho ancora un po' qualche acciacco, però dai, ci rimettiamo in carreggiata. Ma l'obiettivo è di tornare ai livelli soliti o fai la mamma di più? L'obiettivo sinceramente è tornare a livelli soliti, magari allungando un po' le distanze, però bisogna sempre... Quindi arriviamo a sta maratona. Prima o poi, dai, penso di sì, prima o poi però. Ok, e oggi quanti giri facciamo? Ma penso mezz'oretta, non so quanto, perché devo andare piano un po' per i problemi ai tendini, però dai, vediamo di combinare qualcosa. E il bambino si chiama? Damiano. Damiano, grazie Valentina, in bocca al lupo e bentornata al mondo delle corse. Valentina Bernasconi, atleta azzurra, oltre che vittoriese, sangiacomese di origine. Anche lei è una volto noto dell'atletica leggera, non solo trevigiana. Vediamo qualcuno col fiato un po' più lungo. Non sto parlando della Moira, Non sto parlando. Viene qui e ti ammazza. Che già sono preso male. Sì. Non puoi neanche scappare. Non posso, no. Tra l'altro temperatura ideale quest'oggi perché... Per star seduto lì, sì. No, perché insomma questa mattina il sole picchiava, adesso invece la temperatura è simpatica, potremmo dire così. Vedremo tra 2 ore e mezza come sarà, quando caleranno le tenebre. Le tenebre. Nel frattempo misuriamo il tempo del presidente, siamo ai 3 minuti e 10, ricordiamo che il primo giro l'ha fatto in 4,41 e lo abbiamo sfidato a abbassarlo almeno a 4,30, se ha sentito. Chissà, chissà. Qui le mamme di corsa le vedo girare con vassoi di pastine, quindi ho l'impressione che il tempo... Chissà se arriveranno. No, qui non arriveranno. Chissà se arriveranno anche qui. Arriveranno a lui, perché io sono eternamente indietro. Oh, là. Bene, quindi potremo fare una pausa adesso. No, mangia. Io no, grazie. No, prima stavo dicendo... La domanda è se il tempo cronometrico aumenterà adesso, ma insomma... Ho provato 3 volte a dirlo, ma senza riuscirci particolarmente, che appunto ringraziamo l'organizzazione per aver voluto la tenda TV e nell'occasione ringraziamo sia Francesca Astori che sta facendo le riprese, sia Mirko Andreetta che sta curando la regia, mentre io e te... Sia Deborah Denardi che ti ha portato la pastina. Cioè, ovviamente, ovviamente. Mentre io e te stiamo amabilmente chiacchierando in questo ecco Ivan, sabato 14. Niente da fare Ivan, sei sul tempo di prima, forse limiti 4-5 secondi, vediamo un po'. Allora prima Ivan hai fatto 4,41, adesso fai 4,37, il prossimo 4,30, capito Ivan? Capito? Alessandro, sappi che ti sei perso una torta molto buona. Sì, non dite Ivan che ha anche sbagliato a schiacciare il cronometro, quindi non gli sto prendendo a zero il tempo. praticamente. È fermo, vabbè. Bene, ecco ancora nella parte sinistra. Dura parlare dopo con la pastina in bocca, questo no. Anzi, ti dirò che fuori dalla tenda si sta anche meglio. Sta anche meglio, sì. Bene. Nubi per ma fuori dalla tenda, noi della fuori tenda dalla non tenda possiamo non stare. Sì. Questo era un assist. Tra poco io direi che potremmo anche andare ad elencare, so che è una cosa lunghissima, ma tanto tempo ne abbiamo. Tutti i concorrenti? Tutte le squadre, i nomi di tutte le squadre, perché ad ogni squadra è abbinato anche uno sponsor. Allora intanto che tu recuperi tutte le squadre, soprattutto che finisci quel boccone infinito che ti sei appena infornato, io racconterò la classifica parziale.
Qui ci sarebbe un'inquadratura su chi sta passando, regista? Non ti sei distratto su chi sta passando là? Adesso fa la boa adesso, non sei perso. distratto? Appunto. Messaggi subliminali qua. 70 anni, complimenti. Questa concorrente che sta passando adesso? Pasqualina da Re, come che non lo sapessi. 70 anni suonati, è lì che le dà a tanti. Dopo la inquadriamo bene. Certo. Adesso eravamo presi dalla torta. Vergognoso di un regista. Eravamo presi dalla torta delle mamme di corsa. E lei corre, tu stai seduto e mangi. Vabbè. Allora la classifica parziale dopo la prima ora la ricordiamo. La prima squadra era un terzetto della vittoria atletica col pettorale numero 84, se vi capita di vederli. Invece col pettorale 83 c'è un'altra squadra di vittoria atletica che ha compiuto però un giro in meno nella prima ora. Al terzo posto il Cimavilla Running Team, la prima squadra col pettorale 52. Ricordiamo che la seconda squadra della vittoria atletica era settima dopo la prima mezz'ora, quindi è risalita fino al secondo posto, scalzando il Cimavilla Running Team che era secondo è diventato terzo, e al terzo posto c'era la Porta Onlus Arme della seconda squadra, pettorale 61, che è scivolato al sesto posto, scavalcato anche da 6 come noi e da Kral, Banca Prealpi e San Biagio. Quindi una lotta davvero accesa, e sono queste le 6 squadre, anzi ce n'è cioè 5 squadre a 13 giri e una a 14 giri. Chissà se all'ora e mezza ci arriverà un'altra stampa. Adesso manca ancora qualche minuto, grazie anche a TDS che è costretta a questo straordinario, perché non è prevista la stampa dei risultati parziali. Ringraziamo anche loro, magari al prossimo giro portiamo anche una pastina. Sì, chissà che le mamme di corsa Chissà che le mamme di corsa si ricordino anche dei crono, se no li squalificano. Molto bene, allora dicevo che potremmo andare a fare il lungo elenco delle 106 squadre che stanno prendendo parte alla 4x4, mentre appunto con sempre questo schermo bipartito vi stiamo raccontando. Da una parte nello schermo più piccolo abbiamo visivamente l'impatto con Piazza Flaminio, il Museo del Cenedese, Palazzo Todesco, l'Arco, e quindi vedete anche sotto poi gli atleti che stanno sfilando sulla parte bassa dell'inquadratura, mentre vi stiamo regalando in alternanza alcuni primi piani invece degli atleti che stanno transitando qui davanti alla nostra postazione. Lo ricordiamo, siamo davanti a Piazza Minucci, Teatro da Ponte, via Martiri. Numero? Martiri, numero? Via non so che numero sia. Dai l'indirizzo, ci faremo assegnare un numero civico. Dai l'indirizzo, dallo preciso. Qua davanti c'è il 29, quindi noi dall'altra parte saremo 30 forse. Vabbè, allora andiamo con i vari pettorali, magari li leggiamo un po' a testa, Ale, se sei d'accordo, che così ci alterniamo. Anche perché queste cose tecniche dovrebbero appartenere alla tua sfera, tu te ne intendi queste cose. Allora, sponsor la roba tua. Con il pettorale numero 1 abbiamo la squadra i Frecciarossa e lo sponsor è Tecnosistemi. Col pettorale 2 Gold One, sempre sponsor Tecnosistemi. Pettorale 3 Donne in Gamba, Tecnosistemi. Pettorale 4 Proloco Revinelago. E lo sponsor è la Proloco stessa. Pettorale 5 i Madurin GS Mercurius. Sempre del Mercurius col pettorale 6 Le Fede. 7 Le Volp. Sempre Mercurius con l'8 ancora Mercurius i Mus. 9 i Cavai, sempre Mercurius. 10 sempre Mercurius Le Zivite. E i 11 i Dindiot GS Mercurius. Col pettorale 12 destra, sinistra Piava e Scuola di Maratona. Così come sempre di Scuola di Maratona il pettorale 13 Velenosi. Sempre Scuola di Maratona, pettorale 14 4+1. Sempre Scuola di Maratona, pettorale 15 quelli che sognano le Maldive, anche noi le sogniamo le Maldive. Tutti sogniamo invece le siamo Maldive. qua in Piazza Okay. Minucci. Ecco, adesso cominciano col pettorale 16, 17, 18, 19, 20 e 21 le mamme di corsa. Ecco qui. Mentre
mentre sempre come sponsor le mamme di corsa, però abbiamo al 22, 23 e 24 i bodyguard delle mamme, rispettivamente bodyguard delle mamme 1 col pettorale 22, bodyguard delle mamme 2 con il pettorale 23 e bodyguard delle mamme 3 con il pettorale 24. Col pettorale 25 i Fab Cube, sponsor Fab Cube SRL. Con il pettorale 26 abbiamo gli amici di Diego 1. 27 amici di Diego 2. 28 amici di Diego 3. Al pettorale 29 i Forti del giovedì, sponsor Bruschetteria da Giampi. Così come sempre con lo sponsor Bruschetteria da Giampi, anche col pettorale numero 30 Emma e i 3-3. E qui sono tutti scioglilingua, Federico. Sì, è fatto apposta per noi. Allora, al pettorale 31 i senatori 1 della scuola di Maratona. Che siano i senatori quelli di Roma oppure... non credo che E corra. col 32 i senatori 2 sempre con la scuola di maratona Vittorio Veneto. Al pettorale 33 Autofficina Ghirardo 1, ovviamente sponsorizzato da se stesso. E con il pettorale 34 Autofficina Ghirardo 2 sempre sponsorizzato da se stessa. Senza sponsor il pettorale 35 Papa Atleti. 36 i nemici di Beppe A. Pettorale 37 Run and Smile, corri e sorridi. E con il pettorale 38 Posocon for Run Tariq Rui, lo sponsor. Pettorale 39 Kral Banca Prealpi San Biagio, ovviamente sponsorizzata dalla banca. Pettorale 40 Multinational Chimic Group, sponsorizzato da se stesso. Pettorale 41 Sei come noi, senza sponsor. Pettorale 42 Peruc SRL, sponsorizzato dalla ditta Peruc SRL. Sponsorizzata da se stessa la termoidraulica di Cattelan al pettorale 43. 44 Enopiave SRL, sponsorizzata da Enopiave SRL. Pettorale 45 i ragazzi del Muretto, sponsorizzati dal gruppo podistico Livenza. E con il pettorale 46 Corsa più Cena, sono sponsorizzati dal consorzio delle Proloco. Facciamo una pausa su questo elenco perché è arrivata... Aspetta, arriviamo a 50. Arriviamo a 50. 47 Le Moschettiere senza sponsor. 48 il pettorale Run and Fun RTSF, chissà cosa vuol dire. Ah, forse vuol dire Running San Fiore. Niente di più facile. 49 i Corrimano. E 50 i Turbolenti, sponsorizzati da Tecnosistemi. Perfetto, pausa. Pausa per aggiornare la classifica provvisoria, che in realtà nella prima parte almeno non è aggiornata, in quanto continua a essere in testa la formazione della Vittoria Atletica. Non è che non sia aggiornata, non cambia. Non cambia, sì, vabbè. No, insomma. per poveri, ci hanno appena Non sta a stampato un pesarmi secondo fa. Non sta a pesarmi le parole, dai. Allora, Vittoria Atletica 2, pettorale 84 si conferma in testa alla classifica, anche se a onor del vero la Vittoria Atletica 1, che era seconda, è sempre seconda, ma ha compiuto lo stesso numero di giri. Siamo a 21 giri, quindi alla perfetta media di 7 giri alla mezz'ora. Terzo posto confermato per il Cimavilla Running Team 1, quarto posto confermato per il 6 come noi, e sono le due sole squadre, Cimavilla Running Team e 6 come noi, a 20 giri. Quindi ci sono 5 squadre a 19 giri e sono Kral Banca Prealpi San Biagio, la Porta Onlus Armed 2, Mediterranea, che si inserisce appunto nelle prime 10 per la prima volta, e Proloco Revine Lago, anche questa nelle prime 10, con 19 giri anche i ragazzi del Muretto. Diciamo, giusto perché è la decima e così completiamo le prime 10 e anche perché il nome ci piace, quelli che sognano le Maldive sono al 10° posto. Bravi, beati loro. Beati loro. Beh no, per sognare siamo beati anche noi, Certo. Ma sei lì alla tua età ancora che giochi col cellulare? No, sto controllando. Perché siccome qui, vabbè, cose nostre. Andiamo avanti con la lista della spesa. Avanti. Allora, intanto vedo ogni tanto si affaccia uno con la camicia bianca, che non so mai. Non si sa mai se cosa deve dire. sbacchettarci o cosa. Sì. Vabbè. Diteci se ci sono comunicazioni di servizio. Continuiamo con l'elenco dei pettorali, così citiamo almeno per una volta tutti quanti. Che succede? Volevano portarci una torta. Ti ha portato le pastine, il regista, non la fai passare. Sì, voi che ci avete portato le pastine potevate passare. Sì. No.
Noi facciamo favoritismi, non siamo mica. Allora andiamo avanti con il pettorale 51 CRT Berto Runner con lo sponsor Cimavilla Running Team. Cimavilla Running Team poi sponsorizza anche il pettorale 52 CRT1, il pettorale 53 CRT2, pettorale 54 CRT3. Fatto apposta, scalato per certo. vedere se sbagliavi qualcosa. Esatto. Con il pettorale 55 quelli del mattino, sempre Cimavilla Running Team. Pettorale 56 rianimiamo noi, Cimavilla Running Team. 57 quelli del trail, Cimavilla Running Team. 58 Blue Form Runners della Blue Form. Senti che squillante che sei. Bassa. Adesso ti tolgo. 59 pettorale 59 Sci Club Vittorio Veneto. Pettorale numero 60, adesso non mi si sente, la Porta Onlus Armede 1, sponsor Telios Spa. 61 la Porta Onlus Armede 2, sponsorizzata da Studio di Fisiokinesiterapia SNC. Bravo. 62 la Porta Vittorio Veneto, sponsor Telios Spa. Pettorale 63 DBA Progetti Impianti. Pettorale 64 DBA Run. 65 Badass Girl più 1. Pettorale 66 i cevapcici. E ti viene appetito, eh? Qua passiamo dalla torta ai cevapcici. Pettorale 67 Naonistri 1. E sponsor ASD Naonistri. Stesso sponsor ASD Naonistri per il pettorale 68 Naonistri 2. E qui abbiamo una sfilza di Mater Dei. 69 Mater Dei 1 sponsorizzato da Gioielleria Speranza. 70 Mater Dei 2 tutto per l'ufficio di Zilio Marco. 71 Mater Dei 3 Studio Zanetti SRL. 72 Mater Dei 2 edicola all'angolo Vittorio Veneto. Era Mater Dei 4 edicola, Bravo, ok. bravo. 73 Mater Dei 5 edicola all'angolo Vittorio Veneto. 74 Mater Dei 6 fa anche rima motori di Vittorio Veneto. 75 Mater Dei 7 Gioielleria Speranza. 76 Mater Dei 8 Studio Zanetti SRL. 77 Ariete e non solo. 78 staffettiste per caso. 79 da Vittorio a Sanfior, sponsor Scuola di Maratona Vittorio Veneto. 80 Maistrack ASD Scuola di Maratona Vittorio Veneto. 81 Primi dal fondo ASD Scuola di Maratona Vittorio Veneto. 82 Confcommercio Ascom di Vittorio Veneto. 83 Vittorio Atletica sponsorizzati da Vivi Sport. 84 Vittorio Atletica sempre Vivi Sport. 85 Spritz Time, qui variazione qui, sul tema. qui dovremo fermarci. Spritz Time più tardi. È sempre Spritz Time. Sono le 17:38. È presto. È presto per lo Spritz Time. 86 insieme per Mater Dei, sponsor Ali Estese. 87 insieme per Mater Dei 2, sempre Ali Estese. 88 insieme per Mater Dei 3, Ali Estese. 89 insieme per Mater Dei 4, Ali Estese. 90 Meneghel Team. 91 la squadra del vice. 92 Tirincalzo lo Aspetta, scalzo. scusa, la squadra del vice è il vice sindaco. Vice sindaco, sì, chi lo penso sa, di sì. dopo vedremo. Vediamo. 92 Tirincalzo lo scalzo, ASD Scuola di Maratona Vittorio Veneto. Ultima pagina. E al 93 Fab 4. Al 94 Crazy Runner Running Team Sanfior. Al 95 50 Special. 96 Mediterranea. 97 Trevisando. 98 Acido Galattico Mio Mio Run. Eccoli qua, ce ne abbiamo. Eccoli qua, bravi. Una rappresentanza qui davanti. 99 i runner della domenica, sempre Mio Mio Run. Ma siete sempre voi. Anche loro qua davanti, pronti. Okay. Bravi. 100 Confartigianato Vittorio Veneto, sponsorizzato ovviamente da Confartigianato. Stesso sponsor, stesso nome, cambia il numero. Pettorale 101, Confartigianato Vittorio Veneto 2. Sempre Confartigianato e quindi 102 CRT4, sponsorizzato da Cimavilla Running Team. 103. Come hai detto? 102? 102 CRT4. CRT4, va bene. 103 Panama. 103 Panama. 104, l'avevo letto io, 104 Campeggio Papà.
105 Camel o Camel. O Camel. Camel. A Vittorio potrebbe essere Camel. Camel. E 107. 106, vabbè, no, Non scusa, c'è. 107 perché il 106 si era perso per strada. Il 107, che sarebbe il 106esimo, è Genitori in festa. Questa è la lunga lista dei pettorali. Allora, intanto che Federico prende fiato perché è seduto, inquadrate quella signora che sta passando. Sì, c'era, l'abbiamo vista poco fa. Ecco, allora, intanto che Federico prende fiato, si avvicina alla nostra postazione uno dei protagonisti di questa giornata, gli chiederemo se ha già corso o se deve correre. Ercole Lamanna è un maratoneta scalzo. Sapete che l'ultima edizione della maratonina è stata caratterizzata anche dalla prima Barefoot Half Marathon Vittorio Veneto, e c'è stato un gruppo di atleti che corrono abitualmente scalzi o con le scarpe minimaliste che appunto hanno percorso la maratonina. Oggi Ercole, non so se hai corso. No, la quarta frazione. Quindi fai la quarta ora. Quarta frazione con il numero 92, rincalzo lo scalzo. Ecco chi era, rincalzo lo scalzo. Avevamo questa impressione perché ti avevo visto in giro. Allora, il percorso c'è anche un po' di pavé o via di lì, come la vedi? Ma intanto corri scalzo? No, oggi ho deciso di correre con i sandali perché è veramente impegnativo su in alto. Quindi. Meno male che non dobbiamo venirti a raccogliere. Sì, no, anche perché su c'è una piccola corsia dove si correrebbe anche bene, ma ci vanno un po' tutti, quindi diventa quasi impossibile. Ascolta, ma siete tutti e quattro scalzi? No, solo io. È obiettivo fare tutto all'ora? Sì, un'ora, sì, la quarta ora assolutamente. E ci rivediamo ovviamente, guardo anche Otello, ci sarà ancora la Half Marathon Barefoot, ok, quindi ci rivediamo in marzo. Ci rivediamo il 15 marzo con la seconda edizione, chiaramente speriamo di avere e siamo sicuri di avere un'affluenza maggiore rispetto ai 17 barefoot runner o corridori minimalisti dell'anno scorso. Stiamo cercando di promuoverla anche a livello internazionale all'interno di alcuni canali che abbiamo, e stiamo anche ragionando su alcune attività di contorno che possono essere sempre relative al barefoot, quindi anche non solo per i corridori ma anche per il pubblico, per tutti. Bene, grazie Ercole, in bocca al lupo e buona corsa per la tua quarta ora. Grazie a te, grazie mille, ciao a tutti, ciao. Grazie Ercole, allora anche lui lo vedrete col pettorale, mi sfugge, ma insomma c'è un signore con una maglietta rossa lungo via Martiri che se facesse un passo a sinistra non sarebbe inquadrato di schiena. Detto Vittorio Buriola. Vittorio Buriola. Vittorio Buriola. Se ti sposti due non passi, impalli la bravissimo, telecamera. Bravissimo bravo. Vittorio. Ecco, io ho visto anche tra i vari, no, adesso non dico VIP, ma insomma tra delle autorità che stanno correndo, ho visto anche il capitano dei carabinieri. Se riuscissimo ad attirarlo qui, beh, se ci sente, magari se ci raggiunge qui vicino all'arco della partenza, noi siamo qui, perché due domandine sarebbe carino fargliele. Adesso sta ancora correndo, forse, mi dicono che, vabbè, vediamo, dopo se riusciamo a catturarlo, che catturare un capitano dei carabinieri è un po' un affar serio. Un po' un affar serio, ma insomma. Intanto le nostre immagini, per chi ci sta seguendo appunto sulle frequenze della Tenda TV e anche su internet, si alternano appunto tra la zona del cambio qui in via Martiri della Libertà, davanti proprio a Piazza Minucci, davanti a Palazzo Minucci. Poi magari vi chiediamo anche ai nostri cameraman di fare qualche inquadratura dedicata, ma per il momento rimaniamo così. Come vedete stiamo alternando gli arrivi appunto verso la zona del cambio e poi vedete quando invece la nostra regia stacca su questa qui, vedete quella folla sulla parte destra di quell'inquadratura, che sono gli altri staffettisti che stanno aspettando insomma di cambiare, di dare il cambio ai rispettivi compagni di squadra, perché insomma magari qualcuno è più allenato e la sta facendo come così
non con la mano, col piede sinistro, diciamo, mentre qualcun altro magari sta facendo un po' più di fatica. Intanto E sono... tu con che piede la stai facendo? Intanto sono le 17:45, quindi tra un quarto d'ora, insomma, scoccherà la seconda ora di corsa e ci sarà il famoso giro di boa. Ah, ma c'è anche la musica. Quando bisogna prendere fiato. Ogni tanto per prendere fiato. Allora ci ha raggiunti in postazione Ivan Kudin, un nome ben noto agli appassionati delle ultramaratone, lui è appunto ultramaratoneta, già campione di molte, già vincitore di molte 100 km, anche campione europeo delle 24 ore se non ricordo male. Sei conosciuto soprattutto per aver vinto 3 volte la Spartathlon, allora per chi non conosce molto bene questa cosa, dici in 2 parole cos'è la Spartathlon. Ma una bella garetta che va da Atene a Sparta, sono 246 km, abbastanza intensi nelle colline del Peloponneso. Quindi l'hai vinta attorno nel 2011 mi pare, poi 10, 11, 14, sì. Ok. E ultimamente avevo letto da qualche parte che avevi rallentato con l'impegno agonistico. Sì, insomma l'età inizia ad andare su, ci sono un po' di impegni di famiglia. Beh, l'età va su, tutto è relativo a sto mondo, eh? Sì, dai, insomma, nelle lunghe in teoria riesci a rendere ancora più avanti, però è stata una scelta mia, tranquilla e serena, di vivere la corsa in modo diverso. E quindi cosa fai adesso? Ah, mi diverto, partecipo a belle Beh, cose. ma magari ti divertivi anche prima. Sì, mi diverto in modo diverso, dai, mettiamola così. Ok, e oggi mi dicevi che non hai ancora corso, quanto correrai? Farò un'ora, semplicemente ci tenevo a esserci, sono stato invitato dagli amici, ho saputo insomma del significato della corsa, per cui sono venuto ben volentieri. Grazie Ivan, complimenti anche per queste tue parole, per questo tuo gesto di fronte alla solidarietà di questa manifestazione. Grazie ancora Ivan Kudin e buona corsa, anche lui farà un'ora, per lui sarà davvero una passeggiata, avete capito, vinceva le corse da oltre 200 km, figuriamoci fare un po' di giretti attorno a Serravalle, cosa sarà? Federico? Certamente. Allora, intanto non mi stancherò mai di ricordare a chi andrà il ricavato di questa manifestazione, perché ovviamente noi siamo qui che stiamo ridendo, scherzando, eccetera, eccetera, ma lo scopo di questa manifestazione è uno scopo benefico e quindi... Aspetta che ti interrompo. Vai. Perché sta arrivando un altro ospite e voglio beccarlo mentre sta ancora mangiando. Allora, un Ecco. attimo solo, perché qui... Mentre sta ancora mangiando. Allora inquadratemi qua. Aspetta un attimo che arriva.
Allora, Non so ce la adesso ha faccio. nascosto... Ecco qua, vai, vai. Non so Bene. cos'era, un biscotto, Là. una birra, cos'è? Ah no, un biscottino. Allora, Michele Paludetti, Pettorale 82, rappresentanza ovviamente della Confcommercio Ascom di Tolevento che presiede. Ti ho visto partire per primo, ti ho visto che chiacchieravi con Enrico Maset, presidente di Confartigianato, che è già venuto qui a raccontarci la sua gara. Il primo giro com'è andata? Primo te o primo lui? Lui dice per cavalleria che sei arrivato più forte te. No, sicuramente quello, non c'è ombra di dubbio. Vabbè, è andato via, non so se ci sente. No, direi che come sempre queste gare nel centro cittadino, specialmente quest'anno che è stata fatta qua nel centro di Serravalle, credo sia una cosa meravigliosa per chi vi partecipa. Creerà qualche scompiglio dal punto di vista del traffico perché abbiamo visto delle code, però è talmente bello che merita di essere fatto e forse anche riprovato. Ricordiamo che ricordiamo per l'ennesima volta, non è soltanto una manifestazione sportiva che già di per sé secondo me varrebbe tutti i possibili disagi che si creano, ma è soprattutto un'occasione di fare beneficenza e solidarietà, quindi non c'è dubbio che vanno fatte. Ma torniamo a voi, avete fatto una squadra, onore al merito, e chi è che la compone? L'abbiamo rattoppata su in ultima, è composta da me, dal mio vicepresidente che è Gianni Resera, dall'altro vicepresidente che è Giuseppe Partata e da Alessio Resera che è figlio di Gianni. Però insomma ce la stiamo cavando bene con questo caldo. In questo momento magari si sta anche meglio, ma è stata veramente dura i primi giri perché era un caldo veramente insopportabile. Scusa, tu quanti giri hai fatto? Io ne ho fatti 7. Ah, però alla prima... Ma in questo momento abbiamo perso probabilmente Partata perché ha preso ha un problema alla caviglia, perciò dovremmo darci ancora più da fare in questo. Beh, in bocca al lupo. Ascolta, parlando di sport, tu fino a qualche anno fa ti vedevo alle maratone, sei tornato a fare lunghi o corri solo per divertirti? Faccio ancora qualche lunghetto, ma pochi. Adesso corro per divertirmi e va bene così. Niente più maratone? No, maratone ancora, ma una all'anno se succede, ecco. E quindi quest'anno, cioè il 2020, non 19, 20 dove? 2020 sarebbe bello riprovare New York, ma vediamo se il tempo ce lo consente. Ascolta, il 19 dove l'hai fatta? No, il 19 ho saltato, ho fatto questa che è già impegnativa. Vabbè. Grazie Michele, riposati. Grazie a voi, ciao. Grazie Michele, riposati perché devi ancora correre, perché appunto avete avuto una defezione. Allora vediamo qui in diretta, ci chiedono le posizioni. Siete settantesimi, avete 12 giri. La posizione? Settantesimi. Tanto ricordiamo per chi si fosse messo in contatto con noi in questo istante che sì, noi stiamo dando i tempi perché ogni ora o anche ogni mezz'ora, insomma, ringraziando chi si sta occupando del cronometro, noi vi stiamo dando i tempi delle varie squadre, ma ovviamente questa staffetta non ha alcun aspetto competitivo, l'importante è partecipare, l'importante è fare della buona e sana beneficenza e solidarietà. Ricordiamo il percorso che vi abbiamo mostrato anche prima grazie alla nostra telecamera mobile che ci ha portato a spasso per il tracciato. Non presenta particolari criticità dal punto di vista dell'impegno fisico e quindi la manifestazione è stata proprio aperta a tutti. Ovvio che poi farla per un'ora, insomma, cosa dici Alessandro? Chiaramente si vede l'abitudine e la propensione degli atleti diversa, c'è chi la prende subito con un passo regolare e più lento, chi invece va all'attacco e poi magari tira fuori la lingua al secondo giro. Chiaramente sono sono tante persone abituate a correre, quindi sanno esattamente misurare le proprie forze, soprattutto col vantaggio di aver fatto o comunque di conoscere il giro, sanno come meglio far rendere i propri muscoli. Comunque ti assicuro che girare per un'ora su quel percorso lì non è banale. Non è banale. E quindi andremo poi nel corso di questa diretta anche ad intervistare chi arriverà, avrà finito la sua frazione, vorrà venire qui nella nostra postazione a condividere con noi le sue impressioni.
perché è vero, abbiamo detto ci sono tanti volti noti, però insomma ci sono anche volti meno noti, noi vogliamo sentire entrambi. Regista, manda un po' di musica. Sì, ma basta chiedere. Quattro atleti per 4 ore. La staffetta di solidarietà organizzata dalla scuola di maratona di Vittorio Veneto in questo sabato di metà settembre. Credo che sia la prima attività di questo anno per quanto riguarda la scuola di maratona, se non sbaglio, dopo l'estate, dopo insomma d'estate un po' di pausa si prende sempre. E possiamo dire che comunque è anche la prima diretta di un certo numero di ore anche per la Tenda TV dopo appunto i mesi estivi. Nei quali ti sei sollazzato. Sì, infatti. Lo sappiamo, Se vuoi anche diciamo dove sei stato, ma forse, no. forse anche no. Non interessa. Siamo quasi al giro di boa delle 2 ore, quindi sicuramente i cronometristi di TDS ci daranno una stampa allo scoccare delle 2 ore, così vedremo se la squadra della Vittoria Atletica, che è in testa alla classifica provvisoria sin dalla prima mezz'ora, si confermerà con i suoi 3 giovani atleti, che come detto appunto sono solo 3 a comporre la squadra, così come per la verità anche la seconda squadra, che sono loro compagni sempre della Vittoria Atletica. Ecco, in sovraimpressione abbiamo appunto l'orologio che testimonia che tra una trentina di secondi scoccheranno le 18. E che vorrà dire che saremo a metà. Giusto, sì. Alessandro? Sì, mi ero distratto a vedere delle bottiglie di alcolici passare. Ma forse non erano alcolici. E sono le 18 in questo istante, quindi sono passate le 2 ore
le prime 2 ore di questa 4x4. Vediamo che molta gente sta affollando la zona del cambio perché chi è ligio alle varie frazioni, abbiamo Cambia detto dopo che un'ora. ogni ora cambia lo staffettista e quindi adesso chi arriverà lascerà il posto al suo compagno di squadra. Pochi minuti fa abbiamo elencato tutte le squadre. Sta arrivando la classifica provvisoria. La classifica provvisoria conferma quello che stava succedendo nelle prime 3 mezz'ore, e cioè che la Vittoria Atletica, anzi no, ho detto una cosa imprecisa. Intanto perché... daci la classifica, dopo facciamo le analisi, Va bene, prima, va bene, dopo. va bene. Allora, col pettorale 83, Vittoria Atletica 1, ha compiuto 28 giri, gli stessi ma in un tempo leggermente inferiore al pettorale 84, Vittoria Atletica 2. Al terzo posto Cimavilla Running Team 1 con 27 giri, quindi un giro di meno, e con 26 giri ci sono Kral, Banca Prealpi, San Biagio e 6 come noi. Poi a 25 ci sono 6 squadre e sono Mediterranea, i ragazzi del Muretto, la Porta Onlus Armede 2, Proloco Revine Lago, quelli che sognano le Maldive e quelli del trail. Allora adesso che ti ho detto la classifica, Federico, ti faccio anche l'analisi. E cioè... Con la prima mezz'ora, la seconda mezz'ora, il terzo quarto d'ora. Solo rispetto alla terza mezz'ora, la squadra col pettorale 83 Vittoria Atletica 1, che era partita settima dopo la prima mezz'ora, seconda dopo la prima ora e mezza, è passata in testa, e Vittoria Atletica 2, che aveva condotto per la prima ora e mezza, è passata al secondo posto. Cimavilla Running Team è inchiodato al terzo posto, anche se per la verità nella prima mezz'ora era stata seconda, poi si è stata al terzo posto. Comunque 28 giri, la media di 7 giri all'ora, che è regolarissima, ogni mezz'ora 7 giri. Anzi, quasi quasi leggo un po' di classifica, cosa dici? Prego. Allora, classifica provvisoria dopo le prime 2 ore, quindi dopo metà gara. Al primo posto col pettorale 83 Vittoria Atletica 1, al secondo posto col pettorale 84 Vittoria Atletica 2, al terzo posto pettorale 52 Cimavilla Running Team 1, al quarto posto Kral, Banca Prealpi, San Biagio, pettorale 39, al quinto posto pettorale 41, 6 come noi, al sesto posto pettorale 96, Mediterranea, settimo posto pettorale 45, i ragazzi del Muretto, ottavo posto pettorale 61, la Porta Onlus Armede 2, nono posto pettorale 4, Pro Loco Revine Lago, pettorale numero 10, pettorale numero 15, al decimo posto quelli che sognano le Maldive, posizione numero 11 pettorale 57 quelli del trail, posizione 12, dodicesimi col pettorale 48 Run and Fun, al posto numero 13 pettorale 49 i Corrimano, pettorale 95 14esimo posto 50 Special, pettorale 46 15esimo posto Corsa Piucena, pettorale 85 Spritz Time al 16esimo posto, al 17esimo posto pettorale 25 Fab Cube, pettorale 104 Campeggio Papà al 18esimo posto, al 19esimo posto Panama, pettorale 103, e al 20esimo posto Multinational Semi Group, pettorale 40. Per la cronaca il 21esimo sono le Zivite. Bene, hai dato la lista della spesa? Un pezzo. Dopo è finito il fiato.
Bene. Intanto continuano ad arrivarvi le immagini in diretta da Serravalle. Come al solito nei due riquadri, nel riquadro più piccolo a destra del teleschermo, come potete vedere, abbiamo lo scorcio di Piazza Flaminio, uno dei passaggi, anzi un doppio passaggio possiamo dire, in Piazza Flaminio per quanto riguarda gli atleti, mentre nella parte sinistra vedete l'approssimarsi della zona del cambio qui in Piazza Minucci. Ecco, e questa qui vedete proprio oltre al nostro indicatore che vi dà l'ora esatta, vedete proprio in un quasi perfetta sincronia con l'orologio ufficiale, il timer ufficiale che ci serve per capire bene come sta andando questa corsa. Alessandro. Mi ero distratto guardando i passaggi, vedo ritmi completamente diversi tra gli atleti. Ma questi sono quelli freschi appena non so, perché qualcuno partiti. aveva l'occhio un po' fuori dalle orbite. Comunque dipende, perché ci sono quelli, come dicevi tu, che si sono attenuti al regolamento che era suggerito, e cioè di fare in cambio ogni ora, quindi sono partiti da poco, ma c'è chi invece segue un ritmo diverso, magari sta correndo da più tempo, e questo spiega la diversità di passo tra gli atleti. Allora intanto io coglierei l'occasione per salutare anche chi ci sta, mentre abbassiamo un po' questo sottofondo musicale che ogni tanto ci facciamo prendere un po' dall'atmosfera. Ne approfitterei per salutare anche i nostri spettatori che ci stanno seguendo nel live di Facebook, in particolare Giacomo e Teresa, che ci fanno i complimenti, ci salutano, e quindi insomma abbiamo la possibilità, come al solito, di oltrepassare i confini, di varcare i confini vittoriesi e appunto di arrivare un po' in tutto il mondo, grazie anche alla diretta Facebook. Intanto vedo che comunque adesso non so bene l'ora di partenza del pasta party, perché vedo che la piazza qui dietro si sta affollando. Poi chiederemo tra un po', magari chiameremo qui qualche rappresentante degli organizzatori della scuola di maratona, li abbiamo già sentiti all'inizio un po' di corsa e anche a più riprese, ma cercheremo di raccontarvi appunto questa bella giornata in cui la solidarietà è la vera protagonista, insieme comunque alla buona attività fisica che stanno facendo un po' tutti i partecipanti a questa edizione di 4 atleti per 4 ore in questo 14 settembre 2019. L'abbiamo detto anche in apertura di questo nostro collegamento, di questa nostra cronaca. La staffetta gli anni scorsi si svolgeva in centro città, adesso in quest'anno 2019 le vie, le viuzze, anche gli scorci di Serravalle sono i protagonisti in questa edizione, una manifestazione organizzata appunto da Scuola di Maratona di Vittorio Veneto. Un grazie va anche a tutti i volontari che avete visto sono sparsi lungo il percorso e stanno lavorando sin da questa mattina e anche ovviamente nei giorni precedenti per la buona riuscita di questa iniziativa, che andrà avanti fino alle ore 20, e quindi anche il nostro collegamento andrà avanti fino alle 20 e qualche minuto di questa sera, anche perché farà buio a un certo punto, ho il sospetto. Chissà che non venga anche freddo. Esatto, esatto.
Intanto intravedo il presidente della scuola di maratona che non so se ha corso davvero un'ora. Adesso fa finta di non sentirci. Sì, secondo me sì. Nel frattempo anche la specie di bar all'aperto che c'è in piazza si sta popolando. Sì, infatti stavo dicendo anche prima, non so a che ora inizi il pasta party, penso Ma più tardi. il birra party Ma il penso birra che sia party è cominciato. già cominciato per ristorare i Per partecipanti. Dopodiché la nostra cameraman di fiducia, credo, che non vedo più qui, credo che sia andata a fare... È al bar. No, al birra party. No, è qui dietro che sta parlando. No, speravo che fosse andata a fare delle immagini spettacolari che qualcuno ci avrebbe proposto più tardi, invece no. Niente, da fare. non ti ascolta Di nemmeno. Otello ce n'è uno. Di Otello ce n'è uno. Tra l'altro ricordiamo che più tardi ci sarà un momento anche ufficiale in compagnia del, non so se del sindaco o del vice sindaco, insomma, e con i rappresentanti dell'associazione La Porta Onlus di Casa Mater Dei e anche del centro antiviolenza. Tra l'altro mi pare che non abbiamo ancora intervistato un rappresentante del centro antiviolenza di Vittorio Veneto, quindi se fossero qui in piazza e ci stessero sentendo in questo istante, magari se ci raggiungono, così facciamo due parole. Ne abbiamo parlato ampiamente, lo ricordavo in occasione della Maratonina della Vittoria a marzo di quest'anno, ma è bene sempre parlarne appunto di questa realtà che è presente a Vittorio Veneto. Tutti vorremmo che non ce ne fosse bisogno, però insomma è bene parlarne, e anche il centro antiviolenza di Vittorio Veneto è uno dei destinatari del ricavato di questa staffetta di solidarietà. Tanto vedo arrivare, se non sbaglio, l'abbiamo beccato, Abbiamo beccato, allora tra poco andremo a intervistarlo. Aspettiamo un attimo che arrivi. Prima era in veste ufficiale, adesso è in veste da atleta. Tra un po' corri. Allora abbiamo qui il portacolori della squadra del vice, giustamente la sua squadra, il vice sindaco Gianluca Posocco. Allora Gianluca, un commento intanto alla manifestazione, dopo parliamo di sport. Beh, mi sembra una bellissima, una grande manifestazione, tantissima bella gente, tante belle persone che si stanno divertendo lungo il percorso. Ho visto che anche il percorso, lungo il percorso ci sono tanti cittadini che applaudono e fanno il tifo, quindi una bellissima cornice, siamo molto soddisfatti. Una bella dimostrazione da parte dello sport che fa solidarietà, l'abbiamo detto, ma ricordiamolo perché tutti voi che partecipate
avete devoluto la somma di iscrizione a opere di solidarietà e questo è bellissimo. Sì, è stupendo, sport e solidarietà, queste manifestazioni che proprio vedi la gente che corre con uno scopo, lo scopo di aiutare chi è meno fortunato di noi, quindi può far solo tanto piacere che ci siano queste manifestazioni. Ecco. Ascolta Gianluca, venendo allo sport, tu sei un atleta della scuola di maratona, adesso c'hai un impegno in più, da maggio di quest'anno, riesci ancora a allenarti e a fare qualche garetta o no? Poco, ti dirò, molto meno, però insomma si cerca nei momenti liberi di fare dello sport, che sport è anche salute, quindi si cerca un attimo di rimanere in forma, perché sia nel fisico sia nello spirito, perché fa molto bene anche alla testa, e ci vuole, sì. Libera sicuramente la testa. Ascolta, oggi quanti giri hai in mente di fare? Non lo so, correrò 40 minuti, 45 minuti, spero più di 2, dai. No, beh, allora la domanda era sbagliata, comunque l'obiettivo era 40-45 minuti, non male. No, allora vuol dire che ti alleni, dai. Vediamo. No, in questi giorni ti sei un po' allenato. Sì, certo. Bene, grazie a Gianluca, ci sentiamo dopo e buona preparazione della corsa che ti stai apprestando a fare. Ricordiamo che Gianluca Posocco, vice sindaco, ha dato anche il via con fascia e a proposito Gianluca, la fascia non ce l'hai però, corri senza fascia, va bene dai, ti perdoniamo. Vuoi che ti intervisto Otello? No, volentieri, sono qua. Ecco, intanto, prima ho salutato chi ci sta seguendo su Facebook, anche Manuela, se non sbaglio, c'è scritto, anch'io ci sono che vi sto guardando, e quindi ci saluta e fa i complimenti non tanto a noi quanto agli atleti che stanno correndo in questo sabato pomeriggio qui a Serravalle. Abbiamo appena sentito il vice sindaco Gianluca Posocco. Tra poco, comunque avete visto che appunto la nostra regia sta alternando le immagini che vi arrivano qui da Piazza Minucci, dove abbiamo il nostro quartier generale, la nostra regia in questo momento, e abbiamo anche una telecamera in una sede staccata da qui, cioè in Piazza Flaminio. Tra poco cercheremo di catturare anche qualche immagine particolare anche da quella postazione lì, che è una postazione senza dubbio suggestiva. Vedete stagliarsi sullo sfondo la torre del Museo del Cenedese e sotto, nella parte sotto del teleschermo, vedete le transenne e gli atleti che stanno correndo prima di imboccare il piccolo tunnel che c'è lungo il fiume Meschio. Mentre ora siamo tornati sempre qui in Piazza Minucci, ultimi metri di Via Martiri prima della boa, del giro di boa. Hai visto che Deborah Denardi ti ha salutato mentre passava? Ho visto. Quindi sta correndo, aveva promesso e sta correndo. Sì. Potremmo portarle noi una Deborah, torta. quanti giri fai però? 30? 40? Boom. Però. Tanto sono le 18:18 in questo istante. Ricordiamo che andremo avanti fino alle ore 20 in questo sabato pomeriggio di metà settembre.
Sì, sì, ci ha raggiunti in postazione Patrizia De Re, presidente di Trevisando. Allora, un movimento per i pochi che non lo conoscono, che si occupa di non competitive, ne avete davvero tante. Quante saranno le manifestazioni che patrocinate? Beh, buonasera a tutti intanto e complimenti per questa bellissima iniziativa. È la prima volta che vengo qua e sono davvero orgogliosa di questo gruppo che è Scuola di Maratona, che ho visto nascere oltre 10 anni fa e che ha fatto dei passi da gigante davvero, sotto tutti i punti di vista. È un gruppo bello, numeroso, professionale, attento al sociale e quindi come presidente di questa associazione non posso essere che felice che Scuola di Maratona ne faccia parte e davvero davvero tanti complimenti. Complimentissimi per questa iniziativa in particolare perché il devoluto va in beneficenza, quindi questo fa di per sé un grande onore a questa associazione e soprattutto in questa bellissima cornice, in questa bellissima cittadina, in questo bellissimo posto, davvero tanti complimenti. Grazie Patrizia, dicevo quante manifestazioni patrocinate come Trevisando circa? Allora, noi siamo un'associazione che raggruppa circa 32 gruppi podistici di diverso tipo, quindi proloco, gruppi sportivi o anche semplici altre associazioni e praticamente organizziamo 36 manifestazioni in un anno, quindi non dico una ogni domenica ma quasi. Siamo un bel gruppo di appassionati e con appunto anche la missione di promuovere il territorio, il nostro bellissimo territorio che non ha niente da invidiare ad altri in giro per il mondo. Quindi nel nostro piccolo promuoviamo l'attività sportiva che è importantissima per le persone di qualsiasi età, quindi promuoviamo il benessere, promuoviamo l'incontro tra le persone, la socializzazione e appunto il nostro bellissimo territorio. Grazie. Ultima cosa, l'anno scorso vi abbiamo visti collaborare alla Scuola di Maratona per la mezza maratona, la maratonina, adesso c'è il 15 marzo 2020 l'ennesima edizione, ci saranno anche le non competitive, ci sarete anche voi. Beh, sicuramente, quindi appuntamento al prossimo anno e ci vedremo anche con Trevisando. E ci vedremo anche con Trevisando, anzi sì, ormai penso che muoviamo ogni anno circa 50.000 presenze nelle nostre manifestazioni, quindi siamo uno dei gruppi più conosciuti nella provincia di Treviso. Ecco. Senza dubbio, grazie Patrizia, complimenti a voi di Trevisando, buona corsa se non l'ha ancora fatta e intanto stiamo viaggiando verso le 2 ore e mezza, tra qualche minuto mi arriverà l'aggiornamento delle classifiche, tu intanto hai mangiato, hai bevuto, cos'è che hai fatto? No, noi mentre... Hai guardato la TV? Mentre tu stavi intervistando, stiamo cercando di offrire ai nostri telespettatori, a chi ci sta guardando da casa, degli scorci un po' diversi che ci arrivano grazie al nostro collegamento da Piazza Flaminio. Quindi prima abbiamo visto la torre civica del Museo del Cenedese, adesso abbiamo visto questa apertura in tutta Piazza Flaminio nella sua interezza e ovviamente ora stiamo alternando le nostre immagini con le immagini qui dalla zona cambio. Ecco, stiamo cercando di raccontarvi questa giornata facendo parlare appunto i protagonisti, sia gli atleti e i partecipanti comuni che speriamo di riuscire ad agguantare tra un po', sia anche i rappresentanti delle associazioni, delle realtà che hanno deciso di sostenere questa manifestazione. Prima abbiamo citato anche tante aziende, tante ditte che hanno dato il loro apporto, il loro contributo. Abbiamo citato tutte le ditte che hanno sostenuto l'acquisto dei pettorali, ma ci sono anche quelli bravi definirebbero i main sponsor della manifestazione, che io vi cito adesso, che non siamo noi quelli bravi, no. Infatti. Allora un grazie a Tecnosistemi Group, Dersut Caffè, Banca Prealpi San Biagio, Eliografia Lezier, Raviolo d'Oro, Diber Distribuzione Bevande, Mio Run, Elettra,
E poi abbiamo anche la collaborazione di Confartigianato Vittorio Veneto e di Ascom Vittorio Veneto, tutti uniti per la solidarietà. Intanto continuano a marciare i nostri atleti, adesso vedo un ritmo abbastanza costante. Adesso vediamo due atleti, Massimo Baldassar si guarda anche in giro intanto che corre, i professionisti, si vede che è allenato. E nel frattempo ripassa anche il presidente di Ascom, Michele Paludetti, che aveva promesso che avrebbe fatto ancora un po' di Potremmo di intervistare gara. in corsa se vuoi, Sì, Alessandro. beh, Non so. vai tu. No, sì, vale, io sono proprio... Anche con un buon passo. Anche Alessandro Nardo potremmo intervistarlo in corsa dopo, il prossimo Comunque, giro. guarda vediamo. il presidente, che adesso vediamo. Attento presidente, che abbiamo una telecamera anche dopo l'angolo, Esatto, e non vediamo rallenti se- il passo. La telecamera dopo l'angolo, però in questo momento, tra poco... Ecco qua Massimiliano che dà il cambio a un suo compagno, Vittorio Atletica, che ha scalzato i colleghi in fatto testa i alla conti classifica. senza l'oste. Dopo la seconda ora, tra un po' avremo l'aggiornamento della classifica parziale, tra 3 minuti circa. È Ovviamente saltato- abbiamo osato troppo con la telecamera da su. Secondo me è stato il presidente dell'Ascom Che ha tagliato i cavi. Si è visto inquadrato, ha Ha battuto la tagliato i telecamera. cavi e quindi vabbè, cercheremo di recuperarla. Questo atleta fa cenno che si può continuare, farà un altro giro almeno. Pettorale Tanto ci 89, approssimiamo 41. alle 18:30. Ecco gli amici di Diego, un applauso ci sta, chi mi sente. Bravi ragazzi, complimenti e grazie per quello che fate. Complimenti, bravi ragazzi. Ecco ancora gli amici di Diego, ancora gli applausi, non vi sento. Perché sono tutti bravi, ma loro sono più bravi. Ecco il portacolori dell'Eno Piave, che si appresta a fare un altro giro. Ecco, adesso che sono venuto qui per citare le squadre non passa più nessuno, Federico. Ovviamente. Vabbè, aspettiamo. E tra l'altro devono aver fatto un bel lavoro di boicottaggio su in piazza, perché è proprio Hanno morto proprio tutto. abbattuto tutto. Ecco col pettorale numero 60, il portacolori della Porta Onlus Armede 1, che si ferma, dà il cambio al collega che parte. Pettorale 42, Peruche SRL 96, Mediterranea, ed ecco di gran passo un amici di Diego 2, complimenti per il passo. Pettorale 90, Meneghel Team, Pettorale 91, la squadra del vice, eccolo qua. Attenzione, qui ci sono anche invasioni di campo. Invasione di campo, complimenti anche per la prontezza per non averlo abbattuto. Pettorale 46, corsa più cena, intanto corriamo, poi andiamo a cena. Speriamo almeno. I Papa Atleti sono passati col pettorale 35, poi il pettorale 53. Cimavilla Running Team, inconfondibile con la maglia nera. 64 e 65 appaiati, Badass Girl più 1 e Cevap, no, DB Aran e Badass Girl più 1. Ho visto i Cevap, sì, non ho più capito. Allora, Ma Cimavilla qui Cevap ci hanno portato anche la griglia o... non so, ma forse arriva dopo quella, intanto passano loro, si cuociono per bene e poi arriva la griglia. Tanto la nostra regia ci sta proponendo un'immagine anche del Duomo di Serravalle in questo momento. Eccoci qua, velocissimo, destra e sinistra Piave, MI33, vediamo se c'è il sorpasso alla boa. Vedete le traiettorie proprio diverse, stretto alla boa, sembra il Palio di Siena, con tutti questi colori, stretti sulle curve, cavalli scossi, ne vediamo di tutti i colori. 54 Cimavilla Running Team, un premio per la maglia più riconoscibile assieme a quella del Mercurios, e qua ne vediamo che passano, sono distribuiti in diverse squadre. La scuola di maratona
Ce ne sono tanti atleti, ci mancherebbe altro, però sono suddivisi in varie formazioni. Ecco qua un esponente dei cavalli, chissà se si ferma, no, continua, o si ferma, continua. E queste invece sono le Fede e i Madurin, cosa saranno? Scusa. Non so cosa sono, ammetto. No, scusa, ma... Vabbè, dopo ci diranno cosa sono i Madurin. Tanto è passata Deborah Denardi, continua a girare, ha detto che farà 40 giri. Anatre? Anatre? Forse mi dicono dalla Vabbè. regia. La regia Dalla dice- regia nel vero senso della parola mi dice. Bene. Pettorale, anzi, cosciale 24, i bodyguards delle mamme 3. Pettorale 72, l'importante è arrivare qua, Mater Dei 4. Pettorale 14, 4 più 1, anche questo sarebbe da spiegare. Pettorale 94, sorridente, che bello vedere la gente che sorride mentre fa fatica. Tu sorridi quando fai fatica, Federico? Se mi ascolti. Yes. Sorridi mentre fai fatica. Sorrido per... Boh. Qui c'è uno scatto del 41, 6 come noi, ma loro sono in lotta per il podio, quindi capisco. Ecco Ivan Cudin, per lui potrebbe fare la bendata, una cosa del genere. Pettorale 50, chi sarà il pettorale 50? I turbolenti, Nome simpatico sicuramente. Ivan Codin sorride per definizione mentre corre. Pettorale 68, i Naonistri, grande. Pettorale numero 13, i Velenosi della scuola di maratona. Il pettorale 93. Fab 4, 79 da Vittorio Sanfior. Ecco Berto Moret, grande Berto. Quanto corri? Un'ora? Bravo Berto. Passato dal calcio alla corsa. E questa è la classifica dopo 2 ore e mezza. Allora si conferma in testa Vittoria Atletica 1 col pettorale 83. E addirittura ha compiuto un giro più della Vittoria Atletica 2, ha aumentato il ritmo come si dice, perché della media dei 7 giri al minuto ne ha fatti, 7 giri alla mezz'ora, al minuto sarebbe un po' troppo. Ah, 7 giri al minuto. Non male. 7 giri alla mezz'ora invece ne hanno fatti 36, quindi hanno aumentato il ritmo, nonostante siano in 3 e conducano praticamente, abbiano condotto non in testa ma insomma nelle prime posizioni dall'inizio, hanno compiuto 36 giri. Al secondo posto Vittoria Atletica 2 come un martello a 7 giri alla mezz'ora, sono a 35, a 34 giri Cimaviglia Running Team 1 sempre al terzo posto e si sono ormai fermati lì e sono l'unica squadra con 34 giri. Con 33 giri ce ne sono 2, 6 come noi e Kral Banca Prealpi San Biagio. Ecco qua un cambio, no, sì. Ecco, ho notato, a dire il vero, che la Banca Prealpi fa spesso i cambi e vuol dire che è una strategia che paga perché piano piano stanno risalendo. Distribuisce la fatica sulle 4 ore. Sono esperti con i conti, meno male, sono bancari e hanno risalito la classifica, sono arrivati ormai al quinto posto, ma a pari merito col quarto come numero di giri, quindi con un po' di sforzo si va sul podio, Banca Prealpi. Al sesto posto e fino all'11° ci sono squadre con 32 giri, Mediterranea, i ragazzi del muretto, quelli del trail, quelli che sognano le Maldive, siamo sempre qua Federico, poi ti faccio iscrivere ad honorem. Quelli delle Maldive? Certo. Proloco Rovine Lago e la Porta Onlus Armed 2, questi sono a 32 giri, poi 31, 30 e via via tutti gli altri. Ribadiamo, allora i primi 3 sono ancora i Vittoria Atletica 1 e 2 e Cimaviglia Running Team 1, però i giri sono cambiati, sono 36, 35 e 34 rispettivamente, quindi la classifica si sta sgranando e Vittoria Atletica ha alzato il ritmo perché da 7 giri alla mezz'ora è passata a 8. Ecco, mentre tu stavi amabilmente disquisendo Amabilmente? Vabbè, grazie. Noi siamo riusciti a recuperare l'immagine di Piazza Flaminio che è un po' iconica perché ci ricorda che siamo a Serravalle. Perché invece Piazza Minucci no, sembra di essere dove? Sì, ma Piazza Minucci siamo puntati sugli atleti, quindi si fa fatica a distinguere, no? Mentre
Sai che non vedo più il presidente dell'Ascom? Eh? Non vedo più il presidente dell'Ascom, l'abbiamo salutato in andata e non l'abbiamo visto tornare. Bah, forse mi sono distratto. Tanto sono le 18:36 e ridendo e scherzando... Siamo già a 2 ore e 36. Siamo già a 2 ore e 36, abbiamo ampiamente scavallato e ci avviciniamo alla... Ecco qua quelli che sognano le Maldive. Terza ora. Guarda, se vuoi correre dietro, il pettorale numero 15, quelli che sognano le Maldive, scuola di maratona. Siamo al 9° posto, complimenti. Si è fermata l'atleta? Sì, no, no, continua, brava, brava. Quanti giri ancora? Ancora uno solo? Va bene, dai. Dai tutto allora in quest'ultimo giro. Ecco gli amici di Diego, grandissimi. Io vorrei che l'applauso fosse spontaneo ogni volta che li vedete, perché davvero meritano l'impossibile. Bravi e basta. E grazie. Ecco Valentina Bernasconi, anche lei tornata alle gare dopo il secondo bambino. Deborah Denardi, ancora 29 giri da fare, ci ha promesso. Allora cominciamo a ripercorrere qui. Pettorale 17, mamme di corsa, pettorale 19, mamme di corsa, ma quante sono? Queste Tante, mamme di tante, corsa. Ho sentito. Ecco qua anche un bodyguard delle mamme, però vanno più forti le mamme, quindi se il bodyguard va più piano. Alessandro, vieni qua da me, secondo me. Non vedo i numeri se vengo là. Ma secondo me Sì. così parli e noi li inquadriamo. Ah, capisci? Forse adesso capisco. più o meno dovresti vederli anche da qua. Va bene, proviamo. Così vediamo quanto ritardo c'è nell'immagine. No. Non infieriamo che già oggi... Porco camera che Lassù. vedo. Sì, dai. No, questo c'è il pettorale che pensa. Giudici squalifichiamo. 55. Pettorale 55. Bisogna girare pagina. 55 quelli del mattino. Cimavilla Running Team. Questa è una mamma che corre. Pettorale 29. I forti del giovedì. Eccoli qua. Questo è un Mercurius senza numero. Squalifichiamo. No, dai, scherzo. No. Scherzo. Run and Smile 37. Ecco Berto, mio amico Berto Moret. Però, Berto, vai però, ma sta attento con gli occhiali al sole, che è buio ormai. Grande Berto. Pettorale 78, staffettiste per caso. Buon passo comunque. Berto, continua. Ecco la Banca Prealpi, vediamo se cambia. Cambia, io te l'ho detto Federico, loro hanno la tattica. Stai loro svelando la ogni giro. strategia. Loro cambiano ogni giro, bravi. Banca Prealpi ha trovato la strategia per non esaurire le forze. Ecco, l'anno prossimo, Alessandro, Pettorale 19, mamme di corsa, viva le mamme di corsa. l'anno prossimo potremo fare una squadra della Tenda TV, però facciamo correre altri, cioè non è che corriamo noi. Sì, In moto. Ecco. In moto Così. ci sono. Pettorale 35, Papatleti. E questo pettorale 100 e non l'ho visto. 100, non l'ho visto. 110? 110 non esiste. Eccoci qua, pettorale 50, i turbolenti. Ecco qua un bel gruppetto. Pettorale numero 9, i cavalli continuano, i cavalli si fermano. Me l'ha già detto prima, è vero, sì. Ho sbagliato la domanda. Ecco qua Cimavilla Running Team, non si possono confondere con la loro bellissima muta nera e verde fluo. Pettorale 12, destra, sinistra, Piave. Questo signore va come un caccia perché l'ho visto un mucchio di volte passare. Complimenti. Eccoci qua, questo è un Proloco Revine Lago che chiede il cambio. C'è il cambio della Proloco Revine? C'è, non c'è, non c'è. Eccoci. Pettorale 58, passa anche il Blue Form Runners. Pettorale 84. Vittoria Atletica.
Il pettorale 84 erano quelli che sono secondi in questo momento e quindi sono dei protagonisti. 54 e 1, c'è la Freccia Rossa e i Cimavilla Running Team 3. Un atleta senza pettorale, speriamo che ce l'abbia, se no. Pettorale 98, la fatica si fa sentire, acido galattico, beh, è giusto, però continua, grande, grande, acido galattico continua, grande. Pettorale numero 30, MI 33, scuola di maratona. Continua, continua. Ecco a chiede il cambio come promesso, quelli che sognano le Maldive. Aveva annunciato il cambio c'è. Complimenti. Cosa c'è? Abbiamo visto l'ex sindaco Roberto Tonon sotto mentite e spoglie, non tanto mentite, correre. Adesso non lo vediamo più. Non so se abbia già chiesto il cambio. Dopo vedremo. Non l'ho visto. Sì, allora, sì. pettorale 31, i senatori 1, scuola di maratona. Pettorale 22, i bodyguards delle mamme. Alessandro ti insegna una cosa. Dimmi. Se tu ti sei perso qualcosa in questo monitor la vedi un po' dopo. Va bene. Così. Ma io dimmi Sì. quello che devo guardare. Allora. Aspetta che Facciamo adesso prima. distrai anche il Ecco, il distraggo anche cameraman. il regista. Faccio un bel... Ecco i ragazzi di Diego, gli amici di Diego. Pettorale 33. Autofficina Ghirardo 1. Era proprio lui. Tanta roba. Fai te. Allora, vediamo, vediamo. Potremmo sadicamente intervistare Roberto Tonon col fiatone, ma non lo facciamo, Ma non aspettiamo lo qualche faremo. minuto. e Abbiamo poi- pietà. Arrivano i Dindiot, numero 11, Dindiot lo so. I Madurin, sai cosa sono? Anatre. La regia aveva detto giusto. Masurin anche, attenzione. Ecco le mamme di corsa. Deborah ancora 26 giri. 10 ancora? Ah, ne hai fatti 10? Non ho capito se ne hai fatti o se ne devi fare 10. Vediamo se lo capisco adesso. Li hai fatti o li devi fare? Li hai fatti? Brava. Le mamme di corsa con il loro verdino stanno colorando il centro storico di Serravalle. Brave. Pettorale 38, Poso Comfort Run. Ecco gli amici di Diego. Eccoli. Accogliamoli col meritato applauso. Eccoli qua. Nel frattempo arrivano anche i papatleti, anche loro marciano però perché li vedo spesso, vediamo se chiedono il cambio. Ma aspetta, un po' che vedo chi è questo che è partito, perché i papatleti mi sembra che vadano via veloci. Sì, cambiano passo. Questo non vedo bene. Il pettorale numero 4, Proloco Revinelago con la maglia del Lago Film Fest, non si può sbagliare. Pettorale 78, staffettiste per caso anche loro viaggiano abbastanza frequentemente, vuol dire che corrono. Pettorale 103 i Panama, pettorale 46 corsa più cena, allora qui la corsa e poi la cena. E poi la cena, ecco Ivan Cudin, più corre più sorride. Vediamo essere allenati invece che essere zoppi. Questa è la differenza. Pettorale 25, Fab Cube. Pettorale 104, il campeggio di papà, bello anche questo nome. Ecco un altro giro delle mamme di corsa, troppo fisico, non si fermano. Pettorale 58, chi sarà il Blue Form Runners? Bravi anche loro. Pettorale 90, 87?
87 insieme per Mater Dei 2, pettorale 59, eccolo qua. Scicla Vittorio Veneto, vai Luca. Aumenta il ritmo però, se no... Ma come vuoi? Fai te. Faccio io? Sì, io prendo fiato. No, ma intanto continua a chiacchierare. Aspetta. Continuo a chiacchierare. Non che tu stia dicendo delle fesserie. Sì. No, bene. Ci mancherebbe altro. Genitori in Aspetta festa, che pettorale 107, no? Sì? No? Eccole qua, le mamme di corsa 20 e 21, 5 e 6. Grandi. Bene. Dietro di loro, pettorale 95. Eccoci 50 qua. special, vai. Abbiamo preso la linea intanto dalla nostra postazione, sempre qui in Piazza Minucci. Abbiamo qui Roberto Tonon, ex sindaco di Vittorio Veneto, ora che fa parte della minoranza. Allora possiamo dire che una caratteristica di questa staffetta di solidarietà 4x4 è stata che in tutte le edizioni ha corso sia la minoranza che la maggioranza, quindi uniti per la solidarietà. Dopo le ultime elezioni si sono invertiti un po' i ruoli, però ci siete ancora tutti. Prima abbiamo sentito il vice sindaco Posocco, ora sentiamo Roberto Tonon che ha preso fiato. Allora, com'è andata questa staffetta di solidarietà? Sta andando benissimo perché il pubblico è numeroso, gli atleti anche, e quando si partecipa, si corre, si vive insieme un momento di solidarietà, credo sia davvero una vittoria comune di tutta la città, fra l'altro per tre istituti e enti che da tanti anni fanno il bene per i nostri cittadini e non solo. Ecco, i suoi compagni di squadra chi sono e soprattutto lei quanto correrà in questo pomeriggio? Perché qua un giro, vabbè, ma poi? E poi faremo un altro giro sicuramente, forse anche più di uno. I compagni di squadra sono quelli dell'Ariete, ma loro sono dei veri atleti. Invece non solo costituisce quel duo che è dato dalla collega consigliera Barbara Denardi e dal sottoscritto. Contiamo ovviamente sulla presenza di tutti, ma sulle capacità atletiche dei nostri amici dell'Ariete. Ecco, quindi c'è l'aiutino, diciamo così. Per la cronaca, non grazie all'ex sindaco, ma grazie Sì. all'Ariete, sono al 30° posto in classifica. Quanto? 30°. 30° posto, beh insomma su 106 non Dopo male. se vuoi scorporiamo. Se volete scorporiamo i tempi dopo. Probabilmente se non avessi corso io saremmo al 3° posto. Ah, vabbè. Ecco. Comunque, come dicevamo Viva prima, l'onestà. l'importante, fondamentale è il messaggio di solidarietà e unità anche che si dà in questo caso. Quindi appunto i ruoli rispetto all'anno scorso sono invertiti, ma l'importante è partecipare, come stanno facendo tutti i partecipanti di queste 106 squadre che si stanno sfidando senza la sfida così agonistica in questo bel sabato pomeriggio qui a Serravalle. Sono centinaia di persone che danno il loro contributo e soprattutto il loro cuore per questo tipo di iniziative. Grazie ovviamente soprattutto, oltre a chi come voi trasmette questa trasmissione nella nostra Roberto. città, anche e soprattutto a chi si è dato da fare anche quest'anno per organizzarla. Certamente. Grazie a Roberto Tonon, continuiamo con la cronaca. Nel frattempo è passato il vicepresidente dell'ASCOM in corsa, vuol dire che il presidente non si è perso, ma quantomeno gli ha dato il testimone. Ok, perfetto. Ok, bene, quindi rassicuriamo i familiari che è ancora tra noi. Allora, pettorale numero 16, mamme di corsa 1, anche se questa evidentemente non è una mamma. Intanto arriva Deborah Denardi, siamo a 11 giri, ormai ti tengo anche il conto. Pettorale numero 6, se non ho visto male, Le Fede. Continuano i portacolori del Mercurius. Pettorale 43, termoidraulica di Cattelan. Pettorale 105, devo girare la pagina. I Camel o Camel, chi lo sa? Camel, chi lo sa? Pettorale 46, corsa più cena, anche loro viaggiano perché li abbiamo già citati più volte, vuol dire che stanno viaggiando a un buon ritmo. Nel frattempo siamo a 18:51, vuol dire che tra 9 minuti scarsi faremo il terzo giro di boa, il terzo giro di ora e entreremo nell'ultima ora di gara. Intanto continuano gli atleti. Pettorale 1, Freccia Rossa, pettorale
58 Blue Form Runners, pettorale numero 3, donne in gamba, pettorale 42, Intanto- Peruc, tutto un bel gruppo. Giusto per interrompere la lista della spesa, perché Alessandro ogni tanto sembra che tiri i numeri della lotteria. Importante dare i numeri. Dicevo che da Facebook ci riprendevano, che io l'ho letto dopo, che i Madoring sono le anatre, appunto, ce lo Bene, confermano, bene. quindi 3 indizi fanno Bene, una una prova e quindi... Facciamo anche applausi agli amici di Diego. Passa intanto anche il vice sindaco Gianluca Posocco, che con cavalleria non investe un atleta, la accompagna, aspetta la curva e poi vola. Tanto Alessandro, mentre continuano Vai, a vice. correre, eccolo qua, poi faremo anche a lui l'intervista col fiatone. Col fiatone. Se vuoi faccio anche mezzo... Mentre continuano a scorrere le mezza cosa di immagini della 4x4, facciamo un attimo di messaggio promozionale che ti riguarda, Alessandro, perché tu sei qui anche in veste di appunto conduttore di una nota rubrica che va in onda il mercoledì sera ogni tanto sulla Tenda TV. Ogni tanto dipende da te. Sì. Che si chiama Per Sport, è una rubrica che vuole valorizzare le realtà sportive del territorio. Abbiamo cominciato all'inizio del 2019 e tra un paio di settimane riprenderemo questo percorso, giusto? Riprenderemo parlando col calcio a 5, ci sposteremo fino a Vazzola, in particolare la squadra che si chiama Vicinalis, è una squadra che fa il campionato di Serie B e settore giovanile di calcio a 5 e sarà la prima puntata dopo la pausa estiva che ti ha portato in giro a fare vacanza a destra e a sinistra. Sì. Allora, tra poco appunto mettiamo al lavoro... Nel frattempo ripassa Valentina Bernasconi che ha un passo oggettivamente più veloce degli altri. Sì. Tu riusciresti Io sì, cioè in moto, a tener sì. testa? In moto senza dubbio. Cerchiamo, dicevo, di rimettere in moto i nostri cameraman in modo da magari andare così... Coso con Forran è passato. In fondo alla nostra 39. via Martiri, quello che riusciamo... Banca Prealpi, vediamo se cambia. Banca Prealpi cambia. Ecco, li abbiamo sgamati. Banca Prealpi cambia ogni giro, al massimo ogni 2. Abbiamo sgammato la strategia, però adesso aspettiamo pochi minuti e scopriremo se la strategia ha pagato in termini di classifica. Comunque complimenti anche per l'impegno, perché è più difficile da gestire frazioni di 4 minuti rispetto a frazioni di un'ora. Mancano 5 minuti e mezzo allo scoccare delle 19, che sarà il concludersi della terza ora di gara. Pettorale numero 8, i Mus so cosa sono. Ecco Ivan Cudin che torna, anche lui passa come un tergicristallo, avanti e indietro. Non è così per altri. Passano anche i cavalli, passano e non si fermano, me l'hanno già detto prima. Pettorale 44, Eno Piava SRL, pettorale 21, pettorale 20, sono sempre insieme queste due portacolori delle mamme di corsa ed è giusto, loro sono abituati a allenarsi assieme. Poi vedo anche Giusy della Porta, complimenti. Un applauso anche alla Porta, un applauso alla Mater Dei, un applauso al Centro Antiviolenza, che sono i destinatari della nostra fatica di oggi, anzi della vostra fatica di oggi. 39 te lo dico tra 3 minuti quando mi danno la classifica nuova. Nel frattempo ho intravisto Gianni Rasera, di nuovo, si è fermato? Consigliere, ma è qui in rappresentanza della squadra della Confcommercio. Non ho visto se si è fermato, visto che sì, si è fermato perché è ripartito il presidente. Bravo presidente, ti davamo per disperso, invece sei ripartito. Bravi, anche loro. Pettorale numero 12, destra, sinistra, Piava e pettorale 38, posò con Forran, pettorale 11, Idindiotte, le maglie della Mercurius arancioni inconfondibili invadono, non so, sarebbe curioso sapere se sono più quelli della Mercurius o più quelli della scuola di maratona iscritti. Chissà. Forse le mamme di corsa, magari qualcuno lo sa. Otello,
prima ci aiutava, adesso sarà È un al po' bar. che non vediamo Otello da queste Otello parti. sarà al bar. Vabbè. Sarà il birra party. Eh sì, ha aperto le danze al birra Tanto party. tra 3 minuti e qualche secondo andremo a scavallare nell'ultima ora. Con l'attesa classifica. Ecco qua Barbara. Eccola qua. Ecco. Abbiamo anche una detta social oggi che sta facendo stories su Instagram invece di farci le riprese. Quindi cosa vogliamo? Vabbè. Ce l'abbiamo in comproprietà e quindi con i nostri social media manager. Ecco Deborah Vediamo che ripassa, torna anche il vice sindaco, ecco, che sta transitando davanti alle nostre vediamo telecamere. Il passo, se è leggiadro, se è appesantito, è un po' appesantito, Ecco. ma Tra l'altro è così furbo che riesce a farci la linguaccia nel momento in cui non è inquadrato. Quindi. pettorale numero 25, Fab Cube. Pettorale 79 chiede il cambio, non ce la fa più. Da Vittorio Sanfior. Cambio. Ecco che riparte con un altro passo. La classifica ne risentirà. Pettorale 50, i turbolenti, pettorale 51. Ovviamente Cimavilla Running Team con la loro maglia. Eccoli qua tutti in gruppo. Pettorale 73, Mater Dei 5. Questo 93 viaggia a un bel ritmo. Fab 4. Cos'è qua? Uno, no, in moto non vale. Chi è che ha deciso di partire ma in moto? non vale. Sta arrivando Valentina Bernasconi con un passo decisamente sopra la media. Anche la mia amica Etta Bernardin la intravedo. Vai Etta, ti fermi o prosegui? Ti fermi, basta? Beh, dopo, guarda che Aldo è già là che beve birra, Eccoci qua, pettorale 22, i bodyguard, pettorale 30, MI33, siamo alle 19.59, ma manca un'ora, no? C'era il nostro regista che pensava che avessimo finito, Sperava invece che manca avessimo un'ora. finito, Manca un'ora. ha No, voglia. stava sognando il pasta party. Voglia invece di morire di sete. Mediterranea. Ce ne sarà. Se ce ne sarà ancora quando arriveremo. Allora, Pettorale caro Alessandro, 107, mi ce n'è in duole distoglierti da quella tua telecamera che è la tua preferita, insomma. Però se la nostra cameraman si gira verso la zona mi viene da dire dell'ammassamento, ma siccome non sono gli alpini che stanno per sfilare, la zona del cambio, Francesca? Scusi. No, volevo fare quella cosa di far alzare le mani in alto, va se bene. ce la Fai. per caso ce la facessimo. Allora, entriamo un po' sulla gente. Vabbè, ma direi che mi sente, nel senso che non è che... Ecco. Allora ci posizioniamo in modo da fare una cosa fatta bene. Intanto ripassa anche Enrico Maset, presidente di Confartigianato. Intanto lo vedete nel monitor. Chiede il cambio. Le 19 sono passate da ormai 30 secondi. Cambio anche nella squadra di Confartigianato. Ecco, quindi, allora, cari voi che state per cambiare o siete appena arrivati, da questa parte verso l'arco ci sono delle telecamere. Al mio via facciamo che alzate tutte le mani e facciamo un urlo che così arriverà anche a chi ci sta seguendo in TV, sui social, eccetera. Allora, proviamo. Non fatemi fare brutta figura, mi raccomando. 1, 2, 3... Abbastanza bene. Però potreste fare meglio. Allora, entriamo bene con la telecamera in modo da entrare esattamente. Ecco, pronti? Voglio sentirvi un po' più carichi, ok? Soprattutto quelli che devono ancora correre. Gli altri sono giustificati. Tutti con le mani in alto e un urlo proprio bello forte. 1, 2, 3... Oh là, già meglio.
siccome io non mi accontento, adesso facciamo un ultimo grande urlo che ci sentano anche quelli che stanno correndo in via PI qua sopra. 1, 2, 3. Hola, bravi, hanno urlato anche quelli che stavano passando. Molto bene, molto bene, molto bene. Alessandro, Bravi. esperimento riuscito, 1-0 per me. Bravi. Ecco. Bravi loro, non te. Ovviamente bravi loro. E vediamo che ci sono anche dei piccoli amici che magari sono qui per accompagnare qualcuno oppure per vedere, magari stavano passando e sono qui per caso e sono comunque venuti qui a divertirsi. A questi pazzoidi che si alzano le mani e urlano. E dicono, ma quando lo facciamo noi all'asilo la maestra si arrabbia. Si arrabbiano. Nel frattempo è arrivata la nuova classifica, ringraziamo sempre TDS. Facciamo una pausa sportiva. Yes! Per dire che si conferma in vantaggio la Vittoria Atletica 1, ma è stata raggiunta come numero di giri a 42 dal Vittoria Atletica 2. Il che vuol dire che Vittoria Atletica 2 continua il suo ritmo da 7 giri alla mezz'ora, mentre la Vittoria Atletica 1, che nella mezz'ora precedente aveva fatto 8 giri, è scesa a 6 giri, quindi è recuperato e sta un po' cedendo. Vedremo poi se sarà una flessione temporanea o se è un po' in crisi. Ricordiamo che le due squadre sono composte da 3 soli staffettisti. Al terzo posto, ormai stabile, Cimavilla Running Team 1 con 41 giri, seguita da 6 come noi con 40 giri. La Kral Banca Prealpi San Biagio è al quinto posto con 39 giri. Vediamo nella classifica precedente, che non ricordo, erano sempre al quinto posto. Comunque si sono stabilizzati a questa onorevole posizione con la loro strategia del cambio frequente. I portacolori della Kral Banca Prealpi San Biagio. Sesto posto per quelli del trail, settimo i ragazzi del Muretto, ottavo Mediterranea, nono Proloco Rovine Lago, decimo posto quelli che sognano le Maldive a pari giri con la Porta Onlus di Sarmede. Ricordiamo che le due battistrada, Vittoria Atletica 1 e Vittoria Atletica 2, hanno percorso ciascuna 42 giri. Grazie mille. Continuano i passaggi, i bodyguard si fermano, si cambiano. Col pettorale 48 tira dritto Running Team Sanfior. Ecco Gabri Tonon, un passo un po' leggiadro, ma si ferma già. E il cambio? Pettorale numero 13, i velenosi. Questo pettorale non si vede, pettorale in mano non si riesce a vedere e quindi non si riesce a citare. Pettorale 83, Vittoria Atletica. Questi viaggiano, sono in testa della classifica. Pettorale 4, pettorale della Proloco Rovine Lago, pettorale 50, sono i turbolenti. Cimavilla Running Team, non occorre guardare il pettorale che peraltro non c'è per la loro maglietta nera, è verde fucsia, verde fluo. Pettorale 75, Mater Dei 7, sono 7-8 le squadre per la Mater Dei. Ecco qua un gruppetto, chiede il cambio il pettorale numero 38 Posocon Forran. Tanto la moto sta partendo, pettorale 29, pettorale 46 rispettivamente i corsi, i Forti del Giovedì e Corsa Piucena. Bel passo questo del pettorale 40 Multinational Semi Group. Pettorale 100 con partigianato, pettorale 9 i Cavai,
Pettorale in mano, non lo vedo. Pettorale 33, 34 hanno deciso che sono un po' stanchi. Autofficina Ghirardo 1 e 2, giustamente. Pettorale 12, destra e sinistra Piave, ancora un buon ritmo. Io mi sposto, se voi guardate altre cose in TV, io guardo quello che vedo. Tu fai la cronaca, Ecco il giustamente. presidentissimo, presidente Paludetti assieme al pettorale 5 i Madurin, pettorale 35 i Papatleti. Nel frattempo siamo alle 19.07, 52 minuti e 40 secondi al Triplice Fischio, se fosse una partita di calcio. Pettorale 11 Dindiot. Si può dire il risultato di Fiorentina-Juventus? No. Se vuoi. 0-0. Un triste 0-0. Pettorale 67 Naunistri 1. Pettorale 61 gran passo, scatto, la portano Lussarmede 2. Ottimo Pettorale. Eccolo qua, Ercole Lamanna. L'abbiamo sentito prima con i sandali, lui che è un maratoneta scalzo, il pavé di Via PI li avrebbe massacrato anche lui. E allora, vai Ercole, e complimenti. Pettorale 91, ecco il vice sindaco, è un buon ritmo, meglio questo giro che quello prima, vice. Pettorale 39, Kral Banca Prealpi, vediamo se cambia. (19 e 10 minuti), siamo entrati appunto nell'ultima ora della 4x4. Voi dovete disquisire di qualcosa? Sì, volevo Andate qua in postazione? No, volevo solo informare. Radio perché Cronaca. Una legittima soddisfazione della Scuola di Maratona, che è la società vittoriese che organizza l'evento di oggi, e molti altri, che un suo atleta, Mauro Nacci, che sicuramente molti dei protagonisti presenti oggi conoscono, ha appena concluso una vera prodezza sportiva, ha concluso il Tour des Jeans, il Tour dei Giganti attorno
al Monte Bianco pressappoco, con un percorso di 338 km tra Francia, Svizzera e Italia. L'ha concluso in 6 giorni, 4 ore, 44 minuti e 47 secondi. Il tempo non è importante, anche se è grandissimo, l'importante è portare a casa la pelle da una cosa del genere. Quindi inviterei a fare un applauso a Mauro Nacci per questo grande risultato. Ripeto, ha concluso la gara 338 km, 24.000 metri di dislivello. Ripeto, 24.000 metri di dislivello. Riprendiamo a seguire gli atleti che arrivano con la maglia nera il Cimavilla Running Team 54, 31.000 metri, mi hanno già corretto, Mettetevi d'accordo. Intanto, per chi si fosse messo all'ascolto e alla visione sia sui nostri canali social sia sulla Tenda TV in questo momento, vi stiamo trasmettendo in diretta da Serravalle, le immagini vi arrivano da Piazza Minucci e da Piazza Flaminio in questo schermo bipartito quando sono le 19:12 e vi stiamo trasmettendo le immagini della 4 atleti per 4 ore, la staffetta di solidarietà organizzata dalla scuola di maratona di Vittorio Veneto. Allora, la stanchezza su qualcuno inizia a farsi sentire. No, è strategia. È strategia per ok. distrarre l'avversario. Ok. E quindi niente, ancora 47 minuti e poi daremo lo stop. Quindi Certamente. staremo a vedere come andrà. L'abbiamo ricordato più e più volte, questa manifestazione di solidarietà vede come beneficiari Ecco gli amici di Diego, Eccoli qua, 3 realtà di Vittorio Veneto, la Porta Onlus, Casa Mater Dei e il centro antiviolenza di Vittorio Veneto. Abbiamo già parlato nel corso di queste 4 ore di diretta di queste realtà e lo continueremo a fare anche nei prossimi minuti. Dopo ci sarà anche un momento ufficiale in cui il vice sindaco rivestirà i panni del vice sindaco, quindi non l'abbiamo fatto correre con la fascia. No, ai no, ai ai. no. Vabbè. Ai ai ai. E quindi ci sarà questo momento ufficiale. Ricordo poi che tra un mesetto, come ogni anno, la scuola di maratona organizzerà proprio la consegna ufficiale dell'assegno con la somma raccolta, fatti tutti i conti per questa edizione della 4x4 e quindi in maniera molto trasparente appunto ci sarà modo di sapere quanti soldi sono andati alle varie realtà e poi a sapere anche per cosa verranno impiegati. Ricordo che in altri anni sono stati acquistati una lavatrice, degli elettrodomestici, delle cose e quindi in maniera appunto del tutto trasparente questo viene fatto dalla scuola di maratona. Vuoi continuare con la lista dei pettorali? Continuano i passaggi, vedo Roberto Turchetto che passa col pettorale 80 Maestrac, vedo un pettorale 53 Cimavilla Running Team. Ecco 2 maglie della scuola di maratona che si sono mimetizzate in tante squadre. Pettorale 81, primi dal fondo. Vedo la maglia della Proloco di Revine, vedo il pettorale 24, i bodyguards delle mamme, anche loro sono tantissimi. Col pettorale 67, i Naonistri 1. E col pettorale 40 ancora un ottimo ritmo per la Multinational Simi Group. Dopo andiamo a vedere la classifica, questi vanno forte. Col pettorale 70. Un portacolori della Mater Dei 2, un giovane portacolori. Col pettorale 14, 4+1. Pettorale 13, grazie di averselo fatto vedere. I velenosi, sempre scuola di maratona. Il pettorale 49. Spinge ancora sul turbo i corrimano. Pettorale 41, 6 come noi, anche loro messi bene in classifica. Forza che il podio è alla portata. Ma mancano solo 43 minuti e 35 secondi in questo momento. Col pettorale 32 abbiamo visto i senatori 2.
col pettorale 46. Vediamo Corsa più Cena, la squadra che piace di più al nostro regista. Pettorale, la maglia arancione dei Mercurius, pettorale, la maglia nera dei Cimavilla Running Team, poi la maglia verde delle mamme di corsa che viaggiano appaiate, brave queste mamme. E dietro vedete i bodyguard, questa è un'immagine da fotografare, Deborah Denardi che osserva da dietro le sue allieve. È un bel gruppo qua, questa sarebbe da foto, siete tutti in gruppo, Avanti. Una, due, tre, 4, 5, 6, 7 insieme siete adesso, Deborah. Eccolo col pettorale numero 1, la Freccia Rossa, atleta della scuola di maratona con la maglia numero 97, la presidente di Trevisando Patrizia Darè che abbiamo sentito prima col pettorale 42, Perucca SRL. Eccoli qua i capi della classifica con la vittoria atletica 35, i Papa Atleti, chissà se vittoria atletica sono ancora in testa alla classifica. Hanno fatto il cambio, sono anche loro alla ricerca dei cambi. Ecco Silvestro, il grande alpino corridore, 95, col 95 la 50 special, poi un bel gruppetto di atleti in cui spiccano le maglie arancioni della Mercurius e l'Autofficina Ghirardo col 33, nuovo ritmo. A posto? A posto? Sì, manca ancora 3 quarti d'ora. Sono finiti i premi della lotteria. Grazie a tutti. No. Bene, allora sono le 19:18. Porca miseria, volevo aspettare le 19:19, mi sono fregato. Tra poco saranno le 19:19 e quindi... Ecco Barbara Denardi che ripassa. Sì. Con l'ariete. Abbiamo vista passare e continua, se non sbaglio, appunto per chi si fosse messo in... Ecco il vice. Il vice che passa. Sì, ma non è inquadrato, te l'ho insegnato. Sì. Ma Adesso lo niente, inquadrano. Ecco, l'ho visto. Hai ecco, visto di che quello non è di inquadrato? schiena lì in fondo. Ecco, volevo spiegare a coloro i quali si fossero... Questi fan televisione da 10 anni e dopo... A coloro i quali si fossero... da qualche mese. Si fossero messi in ascolto solo in questo momento, praticamente i partecipanti alla 4x4 stanno facendo un giro ad anello per le vie di Serravalle. Si parte appunto qui da via Martiri, si va verso nord, si passa per piazza Flaminio, si passa lungo il Meschio, si arriva in piazza Foro Boario. Da piazza Foro Boario si torna verso la Torre dell'Orologio, poi via Piai, un po' di salita, un po' di discesa, si arriva in via Roma per poi far ritorno qui in via Martiri. E proprio in questa inquadratura che vedete, dove c'è lo sponsor sulla sinistra, alla fine c'è una sorta di boa a cui gli atleti girano attorno e continuano. Chi invece decide di dare il cambio entra qui nella corsia di destra dietro al display luminoso e si cambia con il compagno di squadra. Vi stiamo raccontando appunto questa bella giornata di solidarietà che per la prima volta fa il suo debutto qui a Serravalle e l'abbiamo detto e lo ripetiamo, i palazzi serravallesi ci stanno accompagnando in questa giornata, così come è giusto ricordare, l'abbiamo fatto più volte, sia gli organizzatori, Scuola di Maratona di Vittorio Veneto, che hanno deciso anche quest'anno di organizzare la staffetta di beneficenza, ma ci sono da ringraziare anche gli sponsor di questa edizione, quindi Tecnosistemi Group, Dersut Caffè, Banca Prealpi San Biagio, Eliografia Lezier, Raviolo d'Oro, Diber Distribuzione Bevande, Mio Mio Run, Elettra, e poi c'è stata anche la collaborazione di Confartigianato Vittorio Veneto e Ascom.
Vittorio Veneto, mentre il media partner chi era, caro Alessandro? Accendi il microfono. Penso la Tenda TV. La Tenda TV, esattamente. Un grazie va al nostro regista che stoicamente, dopo aver tirato cavi per tutta la mattina e per tutta Serravalle, vi sta regalando queste belle immagini che vi giungono in diretta appunto sia da Piazza Minucci, sia in questo... Ecco, prima avete visto Piazza Flaminio, adesso vedete Piazza Minucci, quando sono le 19:22. Manca dunque... E tutto va bene, nessuno si è fatto male, esatto. Spero, almeno. E il pasta party come sta iniziando? Il pasta party? Ho messo sull'acqua, penso. Chi lo sa? Intanto, no? Sì, immagino, anche perché ce ne vuole tanta di sì. pasta. Ecco, noi confidiamo che... La birra va a fiumi, mi dicono. Birra va. Confidiamo che quando avremo finito la diretta... ci sia ancora un po' di birra. Ci sia ancora un po' di pasta. Anche almeno birra. Sì, ecco, vabbè, non facciamo notare queste differenze nelle nostre inquadrature, ma non importa. Continuano i passaggi, tornami a dare la lista, se no come faccio a dire? Sì, no, è bellissima quella cosa dei passaggi, ma dopo un po' diventa... vabbè, ma riconoscono. Ecco le maglie della scuola di maratona. No, stavo pensando, potresti andare a recuperare qualche, o sono tutti al pasta party, qualche, non so, un Otello, qualcuno, per darci un po' le impressioni, perché ormai è già tempo, pur mancando ancora 37 minuti alla fine di questo nostro appuntamento sportivo, è già tempo di tracciare un po' di bilanci e di iniziare a pensare, no, magari da domani, alla edizione 2020 che faremo, appalteremo in diretta, per la diretta appalteremo un service esterno, così i cavi li tirano loro quella volta lì. Intanto continuiamo a vedere i nostri amici. Ecco, noi abbiamo sempre un occhio di riguardo, un'inquadratura particolare per chi ci ha portato la torta prima, segno che ci facciamo corrompere con poco. Let the old be dead, let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer. I'll be there for you, I'll be there for you. Cause when we are together, I know you feel the tension. Just let me in your head so I can be there for you, there for you. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? We do it on repeat. Stay awake till the night is through, with you by my side, with you by my side. Though we've only met, let me dive into your ocean with my heart open. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer. I'll be there for you, I'll be there for you. Cause when we are together, I know you feel the tension. Just let me in your head so I can be there for you, there for you. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me?
We do it on repeat. Do it on repeat. Mentre, come si vede, continuano i passaggi, ci ha raggiunti in postazione Alessandro Nardo, direi uno se non il o l'ideatore di questa manifestazione qualche anno fa. A lui chiediamo, ovviamente per conto di Scuola di Maratona, a lui chiediamo un commento così generale di questa edizione ormai che volge al termine. Sì, noi siamo soddisfatti, è stata, se vogliamo, una scommessa quest'anno aver deciso di percorrere le strade di Serravalle anziché quelle del centro città, però insomma, abbiamo visto dei volti insomma, di felicità, tutti contenti di questa novità. Anche sabato pomeriggio insomma, questa corsa insomma, ha voluto incalarsi più nella realtà della città, cioè far partecipare anche del pubblico, quindi c'è stata partecipazione. Poi Serravalle è un po' più intima rispetto al centro, no? Magari il centro è un po' più dispersivo e così insomma l'effetto è stato positivo. Questa è sicuramente una scommessa vinta e diciamo che è vinta anche dal punto di vista della partecipazione delle squadre, che comunque sabato pomeriggio magari può essere anche un po' più complicato, però non hanno voluto far mancare la loro presenza, il loro apporto in termini di solidarietà. L'abbiamo detto tutto il pomeriggio, ma è giusto ricordarlo. Sì, certo, il sabato è un di più se vogliamo, perché già la domenica è molto impegnativa per i podisti, hanno sicuramente delle corse e il sabato insomma si colloca in quell'area là in cui uno insomma può anche decidere di fare qualcosa anche quel giorno, e se è per la solidarietà ben venga. Più o meno abbiamo i numeri dell'anno scorso, nonostante sia di sabato e non di domenica, abbiamo circa 106 squadre e circa 570 partecipanti, perché ci sono squadre da 4, da 5 e da 6. Quindi un risultato sicuramente positivo, la formula di Serravalle mi sembra azzeccatissima e direi anche il sabato, quindi promossi sotto tutta la linea. Sì, grazie a tutta la società, alla mia società Scuola di Maratona che ci ha creduto in questo, grazie a tutti i volontari dislocati lungo il tragitto e lungo il percorso e che hanno lavorato nei giorni scorsi e nelle settimane scorse per preparare questo evento al meglio. Grazie alle associazioni che credono in noi, alle associazioni amiche, diciamo così, delle altre associazioni podistiche e anche di altri sport, e anche associazioni culturali o associazioni di altro tipo che comunque quando c'è da fare della solidarietà sono presenti. Bene, grazie Alessandro, complimenti per questo ennesimo successo, adesso goditi l'ultima mezz'oretta di gara. Grazie Alessandro. Nel frattempo penso che sia arrivata la classifica, questa è l'ultima classifica provvisoria, nel senso a te piace dare i numeri? Beh, sì, mi hai colto in contropiede con questa freddura. Diciamo che questa è l'ultima classifica provvisoria perché la prossima sarà la classifica finale. Abbiamo detto in tutte le lingue che non è una gara agonistica perché qui si corre per la solidarietà, però l'aspetto sportivo non può mancare. E allora posso dire che dopo
3 ore e mezza dopo 7 ottavi di gara. Vittoria Atletica 1 e Vittoria Atletica 2 sono in parità con 49 giri a testa, quindi 49 km percorsi. Adesso si gioca tutto nell'ultima mezz'ora. Al terzo posto si conferma il Cimavilla Running Team 1 con 47 giri, quindi ci sono 2 giri di distacco, ma il CRT1, che prima era al terzo posto da solo da diverse mezz'ore, adesso è stato raggiunto al terzo posto dal 6 come noi, dalla formazione 6 come noi, entrambe a 47 giri, anche se c'è un po' di distanza, diciamo, di tempi, per cui i giri percorsi sono gli stessi, ma al terzo posto a 3 minuti di vantaggio CRT1, però c'è ancora mezz'ora da correre. Al quinto posto, ormai stabile, è la Kral Banca Prealpi San Biagio, che però è tallonata al sesto posto da quelli che è il trail a 45 giri. A 44 giri ci sono 3 squadre: Mediterranea, Proloco Revine Lago e quelli che sognano le Maldive. A 43, decimo e undicesimo, i ragazzi del Muretto e i Corrimano. Quindi siamo entrati nell'ultima mezz'ora di gara. Vittoria Atletica 1 e Vittoria Atletica 2 sono in testa alla classifica con 49 giri, media perfetta 7 giri ogni mezz'ora. Intanto, Alessandro, come possiamo vedere, si sono accesi anche i lampioni qui in quel di via Martiri e anche in piazza Flaminio. Questo ci regala innanzitutto un'immagine molto suggestiva del centro storico di Serravalle, altresì mette un po' in crisi le nostre telecamere, perché in alcuni casi diciamo che l'illuminazione non è proprio fantastica, quindi cercheremo di raccontarvi quest'ultima mezz'ora di gara, che non è una gara, lo ricordiamo appunto, come meglio potremo. Intanto vedo che stanno per raggiungerci, facciamo il saluto. Esattamente. No, poi come vuoi, è lo stesso. Tanto, allora facciamo così, ancora un po' di musica, tra pochissimo riuniremo qui i rappresentanti sia di Casa Mater Dei sia dell'associazione La Porta Onlus. Allora fammi chiamare il vice sindaco, se non è ancora sul percorso, se ci raggiunge in postazione. Se è ancora sul percorso? No, se è ancora sul percorso no. No, appena arriva qua subito intervista di 20 minuti. Vabbè. E vediamo. A tra poco. Stiamo entrando nell'ultima mezz'ora di gara, anzi siamo entrati nell'ultima mezz'ora di gara, è già tempo di bilanci, perché poi appunto non ci saranno premiazioni, ci sarà il grande pasta party, ma la nostra cronaca ovviamente finirà. Allora è giusto fare un primo bilancio, diciamo, morale di questa manifestazione. Sor Carmelita è stata qui gentilmente tutto il giorno, ha anche fatto un giro del percorso. Allora, Sor Carmelita, mi pare che la risposta l'abbiamo già detto prima, ma ricordiamolo e ringraziamo tutta questa gente che è rimasta fino adesso, fin qua. Grazie.
Allora, a nome di tutta la Casa Mater Dei, il personale, le ospiti, le mamme, i bambini, il direttivo, ecco, desidero dire un grande grazie, prima di tutto al presidente della scuola di Maratona, a tutti i collaboratori e a tutti coloro che hanno preparato e hanno permesso questo momento così bello di vita, ecco, vorrei dire proprio di vita, di solidarietà. Ecco, un grazie infinite e un grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato, a coloro che hanno battuto le mani, a coloro che hanno corso, a coloro che hanno reso questo momento di festa veramente solidale. Grazie. Grazie a lei, ovviamente abbiamo ricordato tutto il pomeriggio che questa manifestazione ha lo scopo di farvi divertire, ma soprattutto di dare una mano a queste realtà che aiutano le persone che stanno meno bene. E una era la Casa Mater Dei, abbiamo appena sentito Sor Carmelita, un'altra è l'associazione La Porta. Giusy Re, anche a te un grazie di essere stati qui, un grazie di aver corso e il microfono per un saluto a chi ci ha visti. Grazie. In realtà sono io che ringrazio tutti voi e ringrazio nuovamente la scuola di Maratona per l'impegno messo. Ringrazio tutti coloro che hanno corso e comunque tutte le persone che hanno assistito. C'è stata tanta gente che pur non avendo partecipato ho visto essere presente. E nella speranza che queste manifestazioni si possano nuovamente organizzare, l'invito da parte nostra è comunque di venire anche a conoscere le nostre realtà, di cui comunque il comune di Vittorio Veneto deve farsi vanto, perché sono in realtà importanti e che denotano, come si diceva anche prima, una certa sensibilità da parte della cittadinanza. Certo, è giustissimo anche questo, è giusto ricordare che oggi si corre per la solidarietà, ma ci sono altri 364 giorni quest'anno per fare della solidarietà, non solo oggi, per cui oggi bene, è andata bene, domani c'è ancora modo di farne, per esempio andando a vedere queste due realtà e capendo come lì la solidarietà si può fare veramente ogni giorno e non solo lì, ovviamente. Quindi grazie a voi, abbiamo detto che oltre a Mater Dei e La Porta c'è anche da quest'anno il centro antiviolenza del Comune di Vittorio, è una realtà che è stata avviata qualche anno fa per sostenere le donne vittime di violenza. Sembra che sia una cosa lontana dai nostri piccoli comuni, dai nostri paesi, purtroppo è una realtà molto presente anche qui e quindi questo servizio che è stato avviato è, dico io, purtroppo molto frequentato, o per fortuna, insomma, a seconda di come la si guardi. E quindi si è ritenuto già dalla mezza maratona del 2019 anche in questo appuntamento di dare una mano anche a loro. Vittorio Burriolo è stato uno dei promotori di questo abbinamento ulteriore, oltre che alla Casa Mater Dei e alla Porta. Allora Vittorio, parla tu, insomma, non sei un membro del centro di violenza, ma parlane tu. Beh, innanzitutto ringrazio Scuola di Maratona per il supporto che dà sempre a tutte queste manifestazioni che tutto sommato magari sono nel loro piccolo comunque un segnale di forte volontà di riconoscere certe realtà che sono poco magari sviluppate. Abbiamo fatto quest'anno con la Maratonina della Vittoria e la Vittorio City Run una raccolta piuttosto importante di fondi che ha garantito comunque una presenza ma soprattutto una diffusione della conoscenza del centro antiviolenza, che è una cosa fondamentale. Sarà così anche per il 2020, dove avremo la 7ª edizione della Maratonina della Vittoria, oltre alla marcia che si svolgerà su 2 percorsi e che sarà dedicata al tema dell'antiviolenza. Bene, quindi solidarietà a tutto tondo, solidarietà che non dura, come abbiamo detto, solo oggi. Non mi resta che ringraziarvi e darvi un buon ritorno a casa e un arrivederci sicuramente come minimo alla 4x4, ma possibilmente anche altre volte. Grazie ancora. Ma la nostra diretta continua, perché... Ma la nostra diretta continua, era perché dopo, quando arriva l'ultimo concorrente... Ovviamente sono le 19:41, quindi ancora 19 minuti di collegamento, cioè
forse anche qualche istante in più, insomma. Chissà se chi corre su per Via Piai ci vede ancora, non so se era Chissà se prevista. lanceremo una stampella alla fine. Di Esatto. Chissà se la luce permette ancora di correre, ma sì. Forse e permette soprattutto alle nostre telecamere di vedere qualcosa. Beh, devo dire che la nostra immagine che ci arriva da Piazza Flaminio ci sta, adesso parlo e ovviamente salterà tra un istante, ma ci sta regalando delle belle soddisfazioni al momento. Vedete, insomma, abbiamo deciso di prediligere un aspetto un po' paesaggistico in questa inquadratura e quindi vedete nella parte sottostante gli atleti che sembrano delle piccole formichine che stanno passando in quel di Piazza Flaminio, mentre già questa inquadratura qui in cui risplende il timer messo a disposizione dall'organizzazione, vediamo che insomma tutto il resto stanno calando le tenebre perché si fa buio, insomma è settembre, le giornate sono un po' più corte. Mentre nella nostra inquadratura numero 2, quindi quella in cui vediamo, tentiamo di farvi vedere ancora i volti dei partecipanti, la situazione è un po' più critica perché c'è meno luce e quindi così, c'è una situazione un po' di stress delle nostre telecamere. Dimmi Allora, Alessandro. Per completezza di informazione è giusto dire che abbiamo parlato prima degli enti a cui questa iniziativa si rivolge, Casa Mater Dei, La Porta e Centro Antiviolenza, e mi hanno già annunciato che, perché è giusto anche sapere quando si fa beneficenza a cosa può servire. Allora Sor Carmelita mi ha detto che i soldi che verranno ricavati da questa iniziativa verranno utilizzati per sistemare 2 camerette che servono agli ospiti, quindi tutto l'arredamento di 2 camere che ormai sono quasi inservibili, e invece l'associazione La Porta, così come l'anno scorso si era detto di fare una porta alla porta, nel senso che si sostenevano le spese per il rifacimento dei serramenti, si continuerà a sistemare i serramenti delle strutture della porta a Sarmede e a Vittorio Veneto. Quindi, e questo proprio per ricollegarci a quello che dicevamo prima, che appunto nel momento in cui ci sarà la consegna ufficiale della somma che è stata raccolta in questa giornata, verrà detto anche proprio per cosa, come ci stavi anticipando tu in questo frangente, per che cosa saranno utilizzati appunto i soldi che verranno messi a disposizione non tanto dalla scuola di Maratona quanto da tutta l'organizzazione e dai partecipanti, dalle quindi quote solidarietà concreta, e sappiamo già ancora prima di fare i conti a cosa servirà. Nel frattempo ci ha raggiunti in postazione, e chiedo alla regia se mi un attimo perché aiuta. Mettetevi qui davanti, abbiamo sistematevi. L'aiuto regista Zoppo e quindi i tempi sono quelli che sono. Non diciamo come ti sei fatto male comunque. Ecco qua. Allora Gianluca Posocco, ti abbiamo visto con la fascia, ti abbiamo visto con la bandiera a scacchi, adesso con la felpa. Ti abbiamo visto correre, bene, bravo, e adesso sei qui in veste ufficiale, non di scuola di maratona, ma come vice sindaco di Vittorio Veneto, come commento finale, diciamo, mancano ancora 15 minuti, ma è già il tempo di commenti di questa edizione. Sì, io devo innanzitutto ringraziare gli organizzatori, la scuola di maratona, per questa bellissima giornata di sport e solidarietà, gli sponsor, tutti gli sponsor, voi come Tenda TV che state seguendo l'evento. Ringrazio tutte le squadre, tutti coloro che hanno partecipato in modo così, con tanto entusiasmo lungo il percorso, bellissimo chi aiutava gli amici di Diego, veramente sono stati dei bei momenti emozionanti che fanno bene alla città. Ringrazio anche i seravallesi che ci hanno ospitato, tutti quanti, i cittadini, anche i commercianti che oggi hanno trovato un po' la strada, diciamo, chiusa, però hanno partecipato anche loro con questo gesto alla giornata di solidarietà. Quindi un bellissimo evento e possiamo solo essere contenti questa sera. Assolutamente sono d'accordo, l'applauso ci sta. Una bella manifestazione, un bel modo di fare sport. Il bello è di vedere ancora, quando è già buio quasi, ancora tutta la gente qui, vuol dire, se la gente non va a casa vuol dire che è stata bene, e quindi maggiormente
di successo questa iniziativa. Non è l'unica manifestazione sportiva della città che da anni ormai si è candidata a città con tanto sport. Sì, la città negli ultimi anni veramente ha dato dimostrazione di essere una città che sta crescendo, vitale, e queste manifestazioni si stanno moltiplicando e ci può far solo che piacere, e noi cercheremo di fare di tutto per promuoverle e portarle avanti con più forza di tutto. Ultima domanda sportiva, quanti giri hai fatto? Io ho fatto 7 giri, tranquillo. Una mezz'oretta? Sì, no di più, 7 giri, 35 minuti. Insomma, 7 giri 35 non è male, perché quelli che sono in testa fanno 7 giri in mezz'ora. Sì, però se facevo l'ottavo non arrivavo, quindi va bene così. È importante per un amministratore anche sapere amministrare le forze. Scusa un attimo Alessandro, allora, siccome abbiamo fatto riferimento più volte nel corso di questa nostra lunga diretta di oggi pomeriggio che erano presenti politici dei vari schieramenti, così come lo è stato nelle scorse edizioni, sempre in un gioco che è competitivo ma in realtà non lo è, adesso mi dicono che il presidente di Confartigianato e di Ascom faranno l'ultimo giro insieme. A Manina? A Manina. Ecco, quindi facciamo un applauso perché anche loro hanno preso parte a questa bella iniziativa, li abbiamo sbeffeggiati anche ogni tanto così in maniera certamente in maniera simpatica, perché a noi piace giocare con la fatica altrui. Esatto. Ecco, ora ti lascio appunto col vice sindaco Posocco per la chiusura e anche immagino un augurio per il prossimo anno. Beh sì, prima del prossimo anno, il prossimo anno diciamo agonistico, nel senso che di manifestazioni sportive ce ne saranno molte, adesso mi cogli impreparato su quale sarà la prossima, non so se hai in mente tu, ma probabilmente ce ne sono tante, è difficile districarsi. Niente, ti lascio il microfono per l'ultimo saluto proprio per stasera. Va bene, grazie a tutti voi che avete partecipato. È stato bello qua con voi questo pomeriggio di sport e solidarietà. Ancora un grazie a Scuola di Maratona e buona serata a tutti. Adesso ci troviamo qui a mangiare la pasta insieme e a festeggiare ancora. Grazie. Grazie Gianluca, complimenti ancora sia per la parte orale che per la parte agonistica. E quindi siamo arrivati a 12 minuti, sì. Intanto la nostra regia continua anche a proporci delle immagini molto suggestive di Serravalle. Stiamo alternando l'immagine di Piazza Flaminio con quella di Via Martiri, quindi siccome appunto non riusciamo più a regalarvi i primi piani degli atleti perché il buio inizia a farsi sentire, vi diamo un po' questo respiro molto ampio sia di Piazza Flaminio da una parte, sia di Via Martiri dall'altra, sia della zona cambio, in cui il vero protagonista in questa inquadratura è il display che ci sta illuminando a giorno, il resto è un po' in penombra. E sia la postazione. E sia la postazione, eccolo là. Ecco, nella postazione c'è chi deve dare 2 informazioni di servizio. Del tipo? Del tipo, interessano poco diciamo ai telespettatori, ma interessa a chi mi sente, cioè che tra 3 o 4 minuti viene chiusa la zona diciamo del cambio della staffetta, nel senso che ormai si va a terminare e si può solo terminare le prove, ma la cosa più importante che dovremmo ripetere qualche minuto è che bisogna che si ricordino i concorrenti di anche se faccio 2 passetti. Sì, ma sembravi i conduttori quelli che entrano. L'importante per i concorrenti è di restituire i chip, perché ovviamente vanno raccolti tutti. Fondamentale, ripetiamolo, ai concorrenti che terminano la gara, quindi che non hanno un successivo atleta che corre, devono restituire i chip. E altra cosa, è già aperta la zona pasta party, quindi chi ha già smesso... Hanno buttato la pasta. Hanno buttato la pasta, anzi già da un po', per cui c'è già chi può gustare il pasta party in fondo a Piazza Minucci. E quindi ripetiamo, perché così i nostri atleti sentono, restituire i chip per chi non riparte per l'ultimo giro. Berto parte per l'ultimo giro, o no? E intanto sono le 19:51, quindi ultimi istanti, ultimi minuti in questa fase in cui non riusciamo più appunto a mostrarvi
i volti dei partecipanti, che però avete visto ampiamente nel corso di questo bel pomeriggio, le nostre telecamere indugiano un po' sui particolari, sui dettagli di questa bella cornice che ci sta tenendo compagnia questo pomeriggio, quindi i C'è palazzi un bellissimo timer, di... un bellissimo timer seravallese. Un timer seravallese, esatto. Bene, ormai andiamo verso la conclusione, siamo entrati negli ultimi 5 minuti, quindi si sta per chiudere o si è chiusa la zona... No, che 5 minuti, 9 minuti, ragazzo. Ah, 51. 51, pensavi tu, avevi già la testa al pasta party, invece no, ancora 9 minuti. È la disidratazione che mi comporta questo calo di vista. Siamo Ecco, negli ultimi questo... minuti, a meno 5 verrà chiusa la zona cambio, come ho detto, e ricordo agli atleti a meno 5 chiude la zona cambio, quindi ancora 4 minuti prima della chiusura della zona cambio e poi sarà l'ultimo giro, quindi tutti gli atleti dovranno restituire i chip. C'è ancora tempo per qualche cambio, come vedete. Qualcuno non ha capito che sul tappeto avanti e indietro col chip non si deve andare. No, esatto. Non funziona così a fare i giri. Nel frattempo sento profumo di pasta. Ma non è ancora, tempo. È ancora il nostro tempo. Di buttarsi. Esatto. Let's live life without regrets. Girl, put your faith in me, even though we just met. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. It's me and you, both speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna place it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. Ecco gli amici di Diego. L'applauso anche col buio, eh? We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can never know Ecco, intanto mentre stiamo per concludere la nostra diretta, c'è chi qualche minuto fa, qualche istante fa ci ha detto, la nostra Manuela che ci stava seguendo su Facebook, ci ha detto ragazzi stacco, perché probabilmente doveva andare lei a buttare la pasta a casa sua, e quindi ci dice ciao Fede, ciao Ale, e quindi ci saluta. E mentre Franca ci dice che anche lei ci stava seguendo in questo istante, e quindi così continuiamo a seguire le ultime fasi per quello che riusciamo, appunto, con la luce che pian piano ci sta abbandonando, così come ci ha abbandonato il collegamento, credo, da Piazza Flaminio, ma vabbè, insomma, sono proprio le ultime fasi. E quindi grazie, sono già stati detti prima, fra un po' ripartiremo con una sfilza di grazie prima di lanciarci proprio. Ringrazieremo nome e cognome di tutti Tutti i concorrenti. partecipanti, esattamente, esattamente. Mettetevi comodi. Sì. E quindi sono le 19:55 e 46 secondi. Si chiude la zona del cambio e quindi ora tutti saranno convogliati direttamente al pasta party, c'è già la pasta pronta, gliela danno in mano
mentre stanno correndo. Noi ligi al dovere fino alle 20 spaccate saremo qui, alle 20:01 cascasse il mondo, saremo con le gambe sotto. È caduta anche la stampella, è un brutto segno. Ecco, vediamo se riusciamo a inquadrare gli ultimi che stanno concludendo il loro giro. Se ce la facciamo. Chissà di non lasciarne qualcuno nel percorso, Ecco, ecco. Abbiamo anche Adriano Botteon. Ultimi metri per i partecipanti alla 4x4 edizione. Guarda che sprint. Beh, qua c'è il profumo della pasta. La pasta asciutta chiama. Sì. Bravissimi comunque anche gli ultimi concorrenti, che in realtà ultimi non sono, perché chissà quante altre volte hanno corso durante la giornata. Esatto. In queste 4 ore di staffetta solidale. E stiamo per entrare nel 58esimo minuto dell'ultima ora di staffetta. Certo che correre di sera così in mezzo a Via Martiri deve essere tanta roba per chi è abituato a correre. Scenicamente sì, un po' meno magari verso Via Piai, un po' meno su Via Piai, ma... Manca 1 minuto e 40 secondi. Vediamo, intravediamo degli arrivi a Manina proprio. Che non sono i 2 presidenti. Sì, no, li abbiamo persi di vista. Chissà se sono arrivati per me si sono fermati Maset in Piazza Flaminio e Paludetti. Vediamo se riusciamo, ecco qua. Tagliano il traguardo virtuale i tanti amici che hanno preso parte a questo bel pomeriggio di sport e solidarietà. 4 atleti per 4 ore e il sottotitolo è 16 solidarietà, io ci sono. E noi ci siamo stati in questo pomeriggio del 14 settembre 2019 per questa edizione di 4x4. Siamo proprio verso lo scadere, ormai il timer segna inesorabile, mancano 20 secondi al termine delle 4 ore. Vediamo appunto gli ultimi istanti, gli ultimi che stanno arrivando. Intanto ci prepariamo anche qui in postazione. 2, 1, sono le ore 20 e quindi si conclude l'edizione 2019 di 4 atleti per 4 ore. E allora noi, mentre vediamo che appunto gli ultimi continuano a tagliare il traguardo virtuale, andiamo ancora con un ospite. E l'ospite l'abbiamo sentito più volte, ma non poteva mancare per il saluto finale, è il presidente di Scuole Maratona Ivan Cao. Allora Ivan, ti abbiamo sentito prima della partenza, ti abbiamo preso un po' in giro, abbiamo scherzato con te durante la gara, ci hai anche fatto un giro con la telecamera mobile perfetto, e adesso sei qui in veste di presidente della società organizzatrice. Non so se li hai sentiti, mi hanno fatto 1000 complimenti a te, ai tuoi collaboratori come Scuole Maratona. Adesso a te la parola per l'ultimo commento. Sì, ringrazio veramente tutti, dai volontari ai partecipanti, perché è stata una giornata fantastica, vissuta da fuori, vissuta da dentro, dall'inizio alla fine. Gli ultimi giri qua
è spettacolare veramente. Serravalle è fantastica, si è prestata veramente bene. Ci scusiamo se c'è stato qualche disagio per il traffico, però ne è valsa veramente la pena e penso che tutta Vittorio possa ringraziare. Grazie ancora a tutti e siete veramente stati fantastici. Grazie a voi, non c'è bisogno di scusarsi per i disagi, perché è chiaro che quando ci sono manifestazioni così belle i disagi non esistono, insomma sono solo contrattempi. Allora si è detto anche con Alessandro Nardo prima, la scommessa di venire a Serravalle è una scommessa vinta, si tornerà a Serravalle. Sì dai, veramente è stata una scommessa, però all'inizio qualche dubbio, ma il giro è stato fantastico e tutti l'hanno apprezzato. Magari torniamo qua o proviamo qualche altra zona di Vittorio, quindi non si sa mai, dai. Sorpresa per la prossima edizione. Magari potete farne ogni 6 mesi allora. No, no dai, però dai, ci sono tanti quartieri Vittorio Veneto, quindi vedremo, dai. Perfetto, grazie ancora Ivan Cao, complimenti per questa ennesima edizione. Nel frattempo il tempo è scaduto, magari se qualcuno dei TDS riesce a darmi un po' di classifica giusto per raccontare anche l'ultimo dato di classifica. Una informazione di servizio importante, scusatemi, gli atleti che hanno il chip in mano sono calorosamente pregati di restituirlo, perché loro non se ne fanno niente, invece TDS è fondamentale per questa e soprattutto per le prossime gare. Ripeto, restituire i chip, gli atleti che ancora ce l'hanno e non l'hanno ancora fatto, grazie, perché ancora ne mancano all'appello. Probabilmente per distrazione qualcuno ce l'ha ancora appeso addosso, per cortesia se potete restituire il chip al traguardo. Bene Alessandro, allora intanto io ho visto arrivare i due Ascom e Confartigianato, li ho visti arrivare, quindi noi li possiamo abbiamo persi. testimoniare che non hanno fatto i furbi. E quindi... Bene, hanno fatto l'ultimo giro, bravi. Esattamente. Sì. Un saluto l'abbiamo fatto tante volte, ma io chiederei ancora un applauso agli amici di Diego che hanno preso parte con il consueto entusiasmo a questa manifestazione. E caro Alessandro, eccoci qua. Allora, possiamo concludere ufficialmente la cronaca. Aspetta, prima di concludere. Prima manca un ringraziamento agli amici TDS, i cronometristi, che ci hanno permesso di vivere anche dal punto di vista sportivo e agonistico questa manifestazione. Loro sono abituati a tenere i tempi delle gare agonistiche ai massimi livelli, questa era una gara diversa, però il tempo ci ha dato sale. E poi abbiamo anche la classifica. Ma volevo tenerla alla fine. Va bene. Allora ancora non c'è. Allora, no, c'è da dire che abbiamo già fatto tanti ringraziamenti in questa coda della nostra diretta televisiva. Noi ringraziamo ancora una volta Scuola di Maratona che ci ha permesso di essere qui in questa giornata, ma soprattutto, concedimi, ringraziamo lo staff tecnico della Tenda TV. Non è mai facile realizzare dirette come quella di oggi. Perdonateci se c'è stato qualche piccolo inconveniente, ma appunto come vi dicevo 4 ore e passa fa, appunto fare le dirette da questa zona di Vittorio per noi risulta un po' più complesso, però ce l'abbiamo fatta. Quindi un grazie a Francesca Astori che ha curato dal Trespolo, dal suo Trespolo, che ha curato. Ecco, intanto continuano ad arrivare, anche credo che ci siano anche altri partecipanti, anche i volontari, credo, che erano quelli dislocati, che erano lungo il percorso. che erano Grazie dislocati. anche a loro, grazie ai volontari. Grazie ai volontari, Un grazie ai applauso ai volontari. volontari. Eccoli qui. E un grazie al nostro regista, Mirko Andreetta, che sia fatto il regista in maniera egregia, ma ha anche cablato tutta Serravalle. Quindi se avete bisogno... E adesso dovrà scablarla. Se avete bisogno di internet o di cose, chiedete a lui, che lui sa. No, appunto, a parte gli scherzi, un grazie a tutti coloro i quali hanno reso possibile questa diretta TV, ma diciamo, abbiamo detto più volte, non era una gara competitiva, ma i tempi ci sono lo stesso. Quindi dopo aver recuperato nella fase iniziale, dopo essersi appaiati ai colleghi verso metà gara e averli superati, i portacolori di Vittoria Atletica 1, Pettorale 83, hanno vinto questa edizione della 4x4 16 Solidarietà Io Ci Sono.
facendo gli stessi 56 giri dei compagni di squadra di Vittoria Atletica 2, ma impiegandoci 3 minuti di meno. Quindi primo posto a Vittoria Atletica 1, secondo posto Vittoria Atletica 2 e terzo posto, come dall'inizio di questo pomeriggio, il Cimavera Running Team 1. Ecco, tu hai finito la voce, quindi è meglio che chiudiamo. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a chi ci ha seguito anche sulle nostre pagine social. Troverete la registrazione di questa diretta nei prossimi giorni sul nostro sito www.latendatv.it. Grazie a tutti voi ancora per averci seguito, grazie Alessandro. Grazie Federico, grazie a te. Ciao! Ciao!